Lavori Eccoci qua amici, un saluto da Jack, Leone Max, l'intrattenitore che vi tiene per ore, il mitico Leo, The Wolf, il lato oscuro della forza. Buonasera a tutti, E buonasera a abbiamo, tutti. e abbiamo il Buonasera. fisico del doppiatore professionista, il mitico Ma magari. Simo, la Buonasera, voce, ma magari. la voce che non ha bisogno di voce per essere la vostra voce. Vabbè, non so. La voce che non ha bisogno di voce. Questo Per è essere la vero. vostra voce. No, beh, un po' di voce ci vuole. Non so se esiste il doppiaggio silenzioso. Non se lo penso. Esistono i brusii? Beh, esistono anche quelle famosissime, bravissime attrici, cioè quelle doppiatrici giapponesi di certi generi di videogiochi, visual novel, che sono molto brave a fare suoni strani, tipo questi suoni così, praticamente. Sì, Bravissime. Voto 10 all'effetto sonoro, guarda, si sa che la gente li gioca per il sonoro, quei giochi, è ovvio. Che li giocano perché voglio sentire il rumore del chiodo che batte contro il muro, insomma, quelle cose che ti emozionano, che ti toccano nel profondo. No, vabbè, ma che cavolo mi è successo, mo? Che è successo, mo? Cioè, le disavventure di Leo the Wolfo. Sì. No, ma è vero che adesso c'ho... Cioè, mi dice che sei in live. Sì, e la vedo pure, La vedo pure, che c'è la live c'è. Non c'è la barra? Non c'è la barra, non ce n'è più. Allora, io Simo, ragazzi, io non so. Vediamo provando. Ma scusatemi, dovrebbe esserci. Ma io avevo fatto anche un quiz, perché non è ancora partito il quiz? Vabbè. Perché sei una cattiva persona, no, nel senso. Può essere, però non lo so. Vorrei. Sei una cattiva persona. No, ora c'è, ricaricando la pagina compare. Quiz 1, ce n'è uno solo. Vediamo un po'. Spero che Simo, se vuole farselo, il quiz, meglio che non dice la risposta a voce alta perché la saprà. Ma in Mass Effect 3, quale organizzazione è responsabile della costruzione dei razziatori sintetici chiamati fantocci? Non fantozzi, fantocci. No, ho sbagliato. E Ho abbiamo, sbagliato, no. E abbiamo l'alleanza dei sistemi, i Geth o i Cerberus. È complicata perché può essere qualunque cosa. Insomma, sono quelle domande che secondo me Simo la sa. Io non mi ricordo chi sono i fantocci, però i fantocci. Purtroppo ricordo pochissimo. Magari è capace di essere una roba di Leviathan, magari sì che devo ancora fare, non lo so, comunque adesso andiamo a farlo, ragazzi. Oh, ciao Ice, benvenuto a Miami. Ok, benvenuto a Miami. È una canzone, vedete, quella Miami, quella di Will Smith. Benvenuto a Miami. Ma sì che la conosci, la Miami di Will Smith, ma certo che la conosci. Allora, dobbiamo tornare alla cittadella, ma andiamo al laboratorio del dottor Bryson. Sarà sul dottor Bryson, mi aspetto una tipa incredibile, tipo Android 18. Mamma mia, pazzesco. Sarà così, immagino. Incontriamo Android 18 del gioco. No, di più sarebbe... più che dottor Cosa sarebbe Dottor Zaius, quello là del pianeta delle scimmie. Ah, ok, vabbè, quella è una buona serie. Attenzione! È un uomo! Sono rimasto male. Il dottor Bryce, un uomo barbuto con i capelli grigi, guarda. Just a moment. And Hadley? Delusione. Could you gather the Leviathan data for us? Apologies, Commander. The rest of my team is out investigating leads right now. I'm Dr. Garrett Bryson. Oh boia, devo andare a avvisare il buon Leonardo io. Tanto Ice vedo che scrive ciao Leo. The mandate is to investigate legends, Oh, Ice. rumors, old stories about the Reapers before anyone knew they È existed. proprio necessario? That's an interesting goal, but is anyone doubting the Reapers exist these days? È qualcuno che mette in dubbio l'esistenza dei razziatori dopo che hanno catturato mezzi pianeti del mondo. Tactics. Anything that can give us an edge. I cosi sono come come si chiamano? The rest of the I galaxy says something terapiattisti doesn't per exist. noi o i... I terapeutisti non fanno nulla di male, a parte hanno una teoria, ma non fanno nulla di male, non è che vengono a criticarti o attaccarti. No, almeno quelli normali, ma no, ma li hanno L'ultima intervistati, sono persone Check. chill, sono persone Maybe chill. perché- in reality, our entire history changed. Reapers were part of that reality too. But even they have a history. Ma sai che Così chill. pur sbagliando i terapeutisti dicono una cosa corretta. Leo, mi fai dire una cosa, dicono una sola cosa corretta, che la mappa del mondo che vediamo noi non è
la mappa vera del mondo come corrisponde, perché se tu cerchi True World Map, c'è una cosa, come si chiama? True World Map, True Size Of, questo sito è fatto apposta, questo sito che ti faccio vedere adesso è fatto apposta per vedere come sono veramente le dimensioni dei si sta bloccando tutto. sì, perché vedi, se tu paragoni la Cina, ovviamente una cosa posso dire, la Cina, sì, ma non è la Cina sta roba, che cacchio è, non è la Cina. Vabbè, comunque, via, banno la Cina, bannato la Cina. E banno la Cina. Sì, se tu vedi ad esempio l'Italia, se tu vedi l'Italy, tu vedi che l'Italia è vicino all'equatore, sembra piccolina, ma se tu la metti giù, poi è ancora più piccola. Scusami, non doveva essere questa. Ma se tu la metti su, sarebbe quasi più grossa del Regno Unito l'Italia. Vedi che l'Italia non è malaccio, perché questo dipende. La mappa nostra è strutturata che più sei vicino all'equatore, più sei piccolino. Io vorrei dire a quei pugni di pazzi, sono dei pazzi. No, non si può offendere i telefattisti, sono innocui, dai. No, guarda, siamo hanno creato Jack che rischia di soffocarsi, va bene. sì, non è un po'. Io vorrei dire che questi qui hanno creato il mondo, e ti giuro, non ti sto scherzando perché io questa cosa l'ho vista in un video. Gli USA sono grossi come tutto hanno creato il mondo non come se fosse una specie di pizza o una roba del genere, ma non è una pizza, l'hanno fatta ellittica. Ma la conosco. A forma merdisferica, quindi ma la conosco le conosco le mappe le conosco quella. Ciao Leonardo, cos'è quel simbolino bellissimo che è vicino al nome? Hanno cambiato il simbolo del moderatore? No, è solo su StreamYard che me lo cambiano con Streamlabs. Ciao Leonardo. Ciao Leonardo. Vedo lo scudo diverso, ma se guardo su YouTube è il solito scudo, cioè il solito simbolo. No boia, questo qua è cattivissimo, sta sparando alla gente. This is Commander Shepard. I need C-Sec at my location now. Bello, questo è cattivissimo, stava sparando alla gente. Non dovresti essere qui, le tenebre sono impenetrabili. Ma boia. Sarà lui che ha fatto fuori interi pianeti. Comunque non si può dare dei pazzi a delle persone per un'opinione diversa, non si può, perché non è pazzia avere un'opinione diversa dalla nostra. Ma nemmeno dire che... Ma perché no? Ma lascia di usare la mappa che vogliono, ma che fastidio da te, finché non vengono a dire. Ma nemmeno dire a una persona che dice guarda, io la penso come cioè che il mondo è tondo invece di essere piatto, e quello ti dice allora ti deve venire in accidente. No, aspetta, non li hanno intervistati, non ce n'è uno che ha risposto così. Li hanno intervistati gente scettica, scientifica. Guarda, dai, un bel calcio dove non batte il sole, vai. Perché una pizza. No. Allora vabbè, poi ci sono tante cose, perché io capisco che alcuni dicono che ci sono delle problemi di rotte, cose varie, però vabbè, io sono fortemente dell'idea scientifica che cavolo, questo mondo si gira normalmente e che lo puoi vedere dallo spazio, ci sono foto, ma dicono che non sono vere, che è tutto un po' cover up incredibile. Che cacchio è? Se poi un cover up. It's some kind of creature. Our field teams have been tracking it. That artifact came in la cover per il cellulare. He sent an audio log if you wanna. No, ma io quello che ti sto cercando non di far capire, Jack, è che questi qua dicono tu devi accettare quello che no, non è vero, ma non sono così, perché li conosciuti anch'io. Io e il mio amico li abbiamo incontrati. No, figurati. Molti sono professori. Devi capire che molti sono professori scolastici. E gente rispetta gli altri. Dicono, però noi la pensiamo diversamente. Alcuni sono degli studiosi. No, ragazzi. Allora. Sì, ma ci sono anche quelli che se tu gli dici guarda. Ma vabbè, ma quelli ci sono ovunque, anche nell'ambito scientifico. Questi ti iniziano a dire e allora tu c'hai problemi e tu qua e tu là. Poi ma veramente sono loro che devono difendere un'opinione controversa, non tu. Tu hai l'opinione giusta, cioè l'opinione normale. Sì, ma dico, se tu come persona mi dici
Guarda, io penso che la Terra sia Ma guarda, comunque tempo fa Ma no, ci fu un imam famoso, un imam importante, non so quale, un imam che disse no, ma è ovvio che la Terra è piatta, disse, è sempre stata piatta, eppure e molti gli hanno applaudito, perché comunque voglio dire, cioè dire così vai contro le convinzioni magari anche di una religione di un'altra persona. applausi di prese per il culo. Ma non è vero, ma figurati, guarda, non ovvio, è per male. fece scandalo su internet per l'affermazione, le disse, persone di altre, avete travisato le mie parole, quasi Lì bisogna rispettare l'opinione degli altri, è fondamentale. Lì non si cresce se non si rispettano le opinioni degli altri, non si cresce. Però il fatto che non concordiamo, l'importante è non concordare, perché dice, vabbè, io posso rispettare l'opinione di un'altra persona, però poi non concordo perché per me sta roba è... Porco Giuda, ma perché sta laggando? Ti lagga? Ok, incrementa. Questo gioco è tutto un bug, cioè una frase... Sì, ma io ti vorrei ricordare... Riduce dell'unrecognized data, vabbè, bello. Dimmi. Allora, io ti vorrei ricordare anche una cosa, che molti di questi imam e persone varie, questi sono gli stessi che venerano un dio che no, discorsi religiosi sono vietati. Noi siamo i nemici. Chiudo l'argomento. No, mi spiace, non lo pensano così. Non la pensano così. Quale propaganda? Non la pensano così, assolutamente non la pensano così. Non sono come li descrivono, non sono così, assolutamente. Ma che cavolo è come ad esempio? Cos'è sta testa? Cos'è sta testa? Jack, no, però una cosa. Dico, ti faccio un esempio. Quando... No, se è una cosa religiosa, chiudi il discorso, perché io non posso parlare di una roba religiosa. C'è il fatto che una salumeria, una macelleria, ci sono andati questi qua a dirgli, tu devi togliere il maiale perché a noi dà fastidio. Scusa, tu sei in Italia, rispetti le regole italiane. Qui do ragione al salumiere, ragazzi, perché il salumiere nel suo negozio fa quello che vuole. Ciao Moreno, hola, come stai, mitico? Si vuole mettere un... Ma no, ma sono d'accordo, ripeto, non può... Ma è come quando... È come io rispetto il veganesimo come scelta per chi la pratica, ma che uno deve andare dalla famiglia che... Ti racconto un caso vero. Uno è andato da una famiglia qui dalle mie parti che stava pescando, padre e figlio, è andato e ha traumatizzato il figlio di quelli lì, ha iniziato a insultare, assassini. Ha detto, ma scusami, ma quello è sbagliato, quello non è attivismo, quella roba è una roba illegale, non puoi andare da una famiglia e tormentarli perché stanno pescando, ma è veramente folle. È veramente folle, ragazzi, non è normale, ripeto, non è normale una cosa del genere. Moreno. Cioè, non puoi andare da una persona e dirgli, voi non potete pescare. Ma che cavolo devi dire a un altro che non puoi pescare? Questo non è normale. No, non è normale, esatto, non è normale. No, ma che poi... Io sono il primo che rispetta il veganesimo come scelta di vita, sono il primo, però non è normale. Quello per me non è un vero vegano, quello è una persona che vuole piantare cani. Salve. Ciao Diamond! Oh, ciao Diamond! Salve. State tutti bene, spero? Sì, io sto meglio del solito, guarda, sono giorni che sono messo a posto i valori. Sta terapiattisti e calci nel sedere, però ci stiamo bene. Negazionisti, insomma. Aspetta, dipende da cosa, la pubblicità della terra. No, perché terrapiattista è sempre un negazionista, ma certo, secondo me. Ovviamente però specifichiamo di un elemento scientifico, chiaramente, un elemento scientifico. Sì. Ma che cacchio succede? Ambulanze. Dove ti stai dicendo? Beh, qua piove da 3 giorni senza... quello che ti stavo dicendo è... Se tu vieni da un altro paese e vieni a stare qui in Italia e diventi italiano, devi rispettare le regole italiane. Tu non puoi andare da una persona. Ma lì ovvio. Allora, anch'io da italiano dico: questo è il nostro paese, porta rispetto. Ovvio.
ovvio, io Perché, sono no, d'accordo. perché poi di tutta risposta, quando tu, che ne so, tu persona di un'altra nazione, vai in una moschea, nella chiesa, a fare quello che fai, a pregare, io allora ho tutto il diritto di entrarti dentro la chiesa. No, non dirlo, non sono contrarissimo, ripeto, devi sapere che io ho anche delle amicizie nel mondo E arabo, quando tu molto grandi per me, che contano molto, perciò per favore non dissacriamo, rispettiamo. No, è questo, non volevo intendere questo. No, è una brutta parola, è una brutta frase, spiegata molto male, perché non si può essere così aggressivi. Dico, se tu ti permetti, ti permetti di fare questa no, cosa, non si può ragionare così. No, si deve. E allora io non porto rispetto a te, perché tu non, allora così inizi un ciclo di. Nessuno. C'hai ragione, ma inizi un ciclo di, come dire, che non porta da nessuna parte, diventa un circolo vizioso. Se non c'è un minimo, se tutti si mettono rispetto a vicenda. Come è rispetto a vicenda, come io porto rispetto a te, io voglio che tu porti rispetto a me. Non è che io, usando l'espressione, come uno schiavo, come un povero scemo, io mi a mettere a testa bassa quando passi tu e tu parli con me. Esatto, il rispetto deve essere reciproco, hai perfettamente ragione. Il rispetto è reciproco. Vero. Non esiste un rispetto non reciproco, altrimenti non è rispetto, è sottomissione. Quello che dico anch'io. Per me il rispetto è fondamentale, hai ragione su questo discorso, ti do ragione al 100%, assolutamente. Come ad esempio anche il fatto del burka. No, quello no, quello quella è una cosa. Vabbè, che quello è l'argomento sociale e YouTube mi cazzia se parliamo di un argomento simile. No, dico se nella loro religione noi problemi non ce n'è, anzi, personalmente io non sono di quello lì che costringo la donna a vestirsi tutta cosa, perché non siamo più ai tempi del Medioevo. Sì, guarda, il Vaticano che non ti permette di entrare al Vaticano in gonna, certo, stessa cosa, non è che noi siamo meglio, non è che noi siamo meglio noi. La stessa cosa che la donna non può vestirsi come vuole. Se lei, siamo la stessa cosa, ragazzi, è la stessa identica cosa. Non pensare che noi siamo meglio. Ma io dico, ma per niente. No, io dico, se una donna islamica dice, guarda, io fin da piccolo sono stato abituato a portare le cose, e lo porto, guarda, per me non ci sono problemi. Anzi, ma sì, ma personalmente. Ma tu non hai idea anche del trauma sociale che serve per una persona costringerla a fare una cosa che non vuole, costringerla ad avere il volto scoperto. Gli daresti un trauma, sarebbe come se te ti dicessero di andare in giro in mutande, la stessa identica cosa. Io sarebbe la stessa cosa che dicessero tu di andare in giro in mutande. Sì, ma io costringerla, costringerla no. Appunto. Però se lei dice, guarda, io sono abituata fin da piccola a indossarlo e mi dà fastidio. Ma non è sbagliato, alla fine è una questione culturale, ma anche. Anzi, sarebbe anche un'ottima cosa, sai. Sì. Ma perché tu pensi che se una persona manifesta in Vaticano e dice ah, ma io voglio andare in giro in gonna, pensi che le dicono va bene, scusa, ti rispettiamo? No, le dicono, la cacciano a calci del sedere e dicono allora, vestiti meglio. Allora, finché non si fa proprio che tu dici l'osta, che ti arrivi con una mini gonna, scusando l'espressione, io ho conosciuto persone che erano vestite in maniera decente. Ho conosciuto persone che in maniera decente sono state cacciate. Hanno detto no, ma tu non puoi entrare così, mi spiace. No, neanche mi spiace, vattene. Dico, e si vede tutto là. Ma non si vede un tubo. Non è per male, ma anche io ci direi, guarda, siamo in un luogo religioso, un po' di contegno. Però se, come ti ho detto prima, se io ti faccio esempio, io purtroppo amici islamici non ne ho. Avevo qualche amico del Marocco che è da un sacco che non lo so. Io comunque ne ho uno che comunque è proprio nel mio gruppo principale di streamer. Cioè io lo rispetto tantissimo, come se fosse un fratello per me. Dico, se per caso ti faccio un esempio, avessi un'amica
islamica che mi dice guarda la mia come si dice, il mio folklore, il mio cosa mi dice di indossare il burqa, e io dico tranquillamente guarda, per me non ci sono problemi, basta che siamo amici. Ma certo, l'amicizia è importante, però se tu dopo che noi ti abbiamo ospitato, ti abbiamo fatto, ti abbiamo aiutato, e vieni a comandare dicendo io qui faccio quello che voglio, e allora no, perché tu lì stai sbagliando, perché va bene, ma nessuno deve comandare, tu sei a casa tua. Ma infatti il rispetto, come già detto, il rispetto è una cosa che va assolutamente perché se no la prima cosa che faccio, io ti prendo, ti sbatto fuori di casa. Vabbè, ma questo lo fai con qualunque cosa, non è questione di una religione o l'altra. Puoi fare con chiunque ti manchi di rispetto, è chiarissimo questa cosa. Rachni activity. Non devono calcare. Allora, le Rachni, aspetta un attimino che sto cercando di risolvere questo enigma. Le Rachni non servono a un tubo. Cosa devo restringere qua? Proviamo a restringere CCMT 0. No, se ne andrà. Zero deposits. Sembrano quei cavolo di giochi che trovavi quelli giocando si impara, porca miseria. Sì. Proviamo a metterci avvistamenti misteriosi, questo potrebbe funzionare. Sì! Tre pianeti, dai, siamo sempre più vicini. Vediamo che tolgo. Proviamo attività arachni, non serve a nulla. Proviamo crimini con amnesia, potrebbe servire. Vediamo se lo troviamo. No, che non serve. Togliamo sto crimini con amnesia. E proviamo le Rachni. Proviamo con le Rachni. Vediamo se succede qualcosa. Rachni activity. No. Dannazione. Però c'è qualcosa. Siamo vicini. Cosa tolgo? Tolgo giacimenti di elemento 0. Perché ci servirebbero? 5 sistemi, dai, proviamo. 5 sistemi e proviamo a metterci questo qui, quello dell'amnesia. Secondo me c'entra qualcosa. Blackout crimes. Vediamo. No, 0. Proviamo allora quello delle Rachni. Magari troviamo. Deve essercene uno solo, giusto? E anche questo niente. Non è facile. Proviamo a togliere questo giacimento 0. L'ho già fatto. Comunque, Jack, dico, se tu qualche volta ora una cosa, se tu qualche volta vuoi portare questo tuo amico ma non è più in Italia, ma lui sì, per noi problemi non ce n'è, anzi. Ma figurati, ma ha sempre fatto live con me, veramente. Ha sempre fatto, no? E dici, la vita che fa live con me. Sono anni che lavoriamo insieme sulla piattaforma Viola, ovviamente. Allora, comunque. Ci dici qualche volta, guarda. Adesso non può, adesso è impegnato, è sposato, non è che una persona può dedicare tutto questo tempo, vorrei, ma purtroppo, infatti siamo un po' fermi col canale. Oh, mamma mia. Non capisco, mi fa impazzire sto coso, Le Rachni non servono al tubo. E poi lo provate tutte. Per dirla, con noi siciliani penso che si divertirebbe. Visto e considerato che in tempi molto antichi arabi ma lui non è arabo, lui è pugliese, veramente italianissimo lui. Fermo, sono arabo anch'io, volevo dire pugliese. Appunto, ma non è arabo. Sono arabo anch'io. Ma lui è arabo, lui è italiano. Ho detto islamico, non ho detto straniero, ho detto islamico, non straniero. Sono due cose diverse. No, come ha detto. Ciao Raffaele! Come ha detto. Mi ha fatto ridere sta cosa. Simo domani lo vediamo vestito come allo show dell'Arabia Saudita, con quella roba. Ciao Raffaele. Ragazzi, nuovo sound. Io però volevo un commentino per questo sound. È proprio bello sto sound. Se si può aprire un'altra, tra virgolette, mini discussione che è proprio
Sì, ma queste discussioni ci fanno crescere. Non stiamo litigando, veramente. stiamo crescendo insieme. Io le adoro le discussioni. Non io- pensate che io sia. Ma perché non ho live? Ma scusatemi, è colpa mia, non ho aperto i sound, ragazzi. Sono talmente preso da questo enigma. Bravo, A Jerry. posto. Aveva ragione Xingai. Aveva ragione Xingai quando io ho scritto il commento oggi sotto uno dei suoi video che mi ha detto che c'è che ero ubriaco. Io ci ho detto, Non bevo io. speriamo di no. Invece sì. Ma io non Guarda, bevo. giuro. E già so chi è che ti ha passato il... Sì, si sa chi è il sommelier. Dai, quello. Si sa chi è il sommelier. Non chi facciamo ti ha nomi, passato ma il diciamo ruolo. Dai, comunque, muoviamo un dito, dai, ragazzi. Sentite, che Diamond sa chi è. Però non lo vuole adesso parte dire. il sound. Si parte. Infatti lo sta. Ragazzi, lo sta prova nascondendo. dell'udito. Se sentite bene. No, è sound su Telegram, ovviamente. Mi sono perso con sto cavolo di coso. Sto impazzendo. È fortino. Diamond, dillo che lo stai nascondendo nella cantina. Comodino, dillo. No. Ha chiuso. No. Volevo dire. Tutte e due, dico Jack, tutte e due. Allora, Reaper. Allora, mi sono andato. Boia. Allora, devo attivare. Sto impazzendo. Devo attivare. Cioè, non mi serve questo qui era un fake. Poi devo attivare attività Arachni. No, devo attivare. Oh mio Dio. Devo attivare. Crimini con. Puoi vedere che forse manca ancora qualcosa da aggiungere al laboratorio? Ma io magari non ho fatto 16:52. Sì, ma stavo qua tutto il giorno su sto enigma, ragazzi. Mannaggia me. È da 20 minuti che ti stai perdendo la testa su sto cosa. Ma perché probabilmente non ho ancora tutto. O vai avanti o vai avanti. Puoi aggiungere un altro filtro. Oh mio Dio. Ma che casino è? Cioè, eccolo, sei te il responsabile. Guarda, attività proteine, proprio tu. Io sono il responsabile. Non tu lì. Volevo dire, per aprire un attimo Sì. questa mini proprio Dimmi, parentesi. dimmi. Sono iniziate proprio bene queste Olimpiadi. La nazionale di hockey finlandese ha avuto un'infezione alimentare. Cavolo. Ma perché la cosa, come si chiama? L'atleta italiana positiva al doping? Ne vogliamo Scusa? parlare? Veramente? E nemmeno iniziato, abbiamo già uno dei nostri che è risultata positivo al doping e poi proprio in uno dei eventi sportivi più infami, il biathlon, quello lì con i sci e la carabina. Ma io ho sentito che abbiamo fatto un record tipo nei primi giorni, cosa del genere. Ancora via. Comunque ho capito qual è il problema, ragazzi. Non avevo ancora tutti i dati. Io andavo lì e cercavo, dicevo, ma perché non va? Perché non... Dati criptati, dai. Le attività dei razziatori, questo mi serve, proprio questo qua. He said he was keeping the decryption key close to his heart. Quindi? Ho sbloccato qualcosa? No. Mi serve questa cosa, vicino al suo cuore. Ma io... Cioè, vicino al suo... Oh mio Dio, devo cercare il corpo della persona morta. Boia. Ciao, come stai Raffaele? Sei benvenuto anche tu se vuoi, sul Discord con noi. Qual era la discussione che voleva fare il buon Simo? Mi sembra di vedere, c'era chi era quello lì di Ozelic o Colorado, quando arrivava questo, ha vinto qualche cosa. Mi sa che era la se non mi sbaglio doveva essere coso. Sì, ma doveva essere chi era? Cavolo, come si chiamava come si chiama quel comico napoletano che cosa Enzo Salvi? No, Enzo Salvi. Coso? Con De Martino? Con De Martino? Sì, no, con De Martino, è quello che fa più con l'atto lì su stasera tutte Girosto Salemme. Mi sembra che ha fatto amicizia con Biagio Izzo. Come cavolo è che si chiama? Casagrande? No. Posso chiedere una domanda a Lio? Certo, Lio.
Sì, dimmi Leo, dimmi. Cosa è napoletano questo fa anche teatro? Coso? Il rosso? No. Forse ho capito, ma mi sfugge il nome. Se quello lì, penso che però è morto da anni, intendi però lui. No, questo ancora è vivo, che è morto da Jack. Vabbè, che ne so io, pensavo. Allora, ho risolto, finalmente. Aspetta. Attività dei razziatori. Reaper activity. Dai. Ci siamo quasi. Quanti sono? Ce n'è ancora. Dobbiamo fare, allora, attività dei razziatori, elemento 0, e mi serve avvistamenti di creature. Quale sarà avvistamenti di creature? Sarà questo qua, questo qui, avvistamenti misteriosi. Ce l'ho fatta! Paolo Antoni? Sì, Paolo Antoni, ecco. Pensavo Tony Mas. No. Vi ricordate Sarebbe? Chiede? Sì. Sì. Risponde lì comunque. No, ma noi stavamo parlando proprio questo qui di... Ciao! Paolo Antoni, forse era lui. Ciao Raffaele! Benvenuto. Ciao Raf. Buon pomeriggio ragazzuoli. Buon pomeriggio a te. Allora. Cavolo, comunque... Lì ti lamenti che i terapiattisti amano la pizza come forma della terra, ma io mi mangerei il pianeta se fosse una pizza. Mamma mia, una bella pozza con pomarola in coppa, veramente. Mi piacciono la pizza. Mi piace la io pizza. Io ho detto, per loro pensano che la cosa è che... Se la terra fosse una pizza, me la mangerei tutta. Sono due cose diverse. Me la mangerei, diventerei come Galactus, inizierei a mangiarmi la terra. Bravo Jack. Sarebbe troppo buona, guarda. Mamma mia. Dice, ma perché è sparita sta cosa? Jack se le le mangia. Galactus mangia... Galactus se mangia la roba. Dico, mangiati Dico, immagini di vedere Galactus che con nonchalance si sdraia su Marte e mette i piedi su Venere e si mangia la Terra. Si mangia la? Bello. Si mangia la Terra come se fosse una pizza. Bello. Sì, perché no? Soprattutto nei punti in cui c'è il circolo polare artico nord e quello che appena il coso ti si ghiaccia il piede. Che tira cose. Stiamo andando ragazzi, stiamo andando finalmente. Ho trovato Leviathan, che è il posto che stiamo cercando. Si chiama Balo. No, niente, Leo, ho scoperto 2 siti simili a YouTube e anche lì sto a caricare video. Se può dire il nome, non è che YouTube si offende se lo dici. Ma non penso, ma no, lo dico io che non so. Uno è Vidli che ha la grafica come YouTube degli anni passati, ovvero che piuttosto dei mi piace abbiamo le stelline e lo stile di scrivere, stile il vecchio YouTube di una volta, è un po' nostalgia che aveva la scritta stile... Ho nostalgia dei contenuti che c'erano su YouTube, cavolo, c'erano le serie TV complete, serie anime complete una volta, poi hanno tolte per copyright, però e poi se non mi YouTube sbaglio, di una volta, ragazzi, vabbè, conta che YouTube di una volta era leggermente più libero, Jack. No, ma molto, perché una volta nessuno si lamentava del copyright della roba su YouTube, oggi non è che poi... Io avevo messo le musiche di Final Fantasy sul mio canale, poi l'ho dovute togliere perché no, lo sai perché? Sì? Perché poi negli ultimi tempi cosa succedeva? Succedeva che c'erano molti youtuber che fan che prendevano le cose fuori e quindi molti youtuber... Fuori, scusami, non si è sentito. Fuori cosa? Fuori contesto. Pensavo fuori dai maroni è il sound. No, dico... Scusami, lo faccio il cretino anch'io. Dico, allora, facciamo una cosa, ragazzi, darò a Simo e a Lio. Simo e a Lio. Qualche volta, che ne so, di riflessione, fuori contesto. Lio, voglio farti parlare, ma... Senti, ti propongo. Allora, Lio e Simo, scegliete un compagno per la mia squadra. Uno a testa, io prendo chi vuole. Ricordami chi sono disponibili. Garrus, Kaida, Ida, Tali, Liara, Javik e James. Javik e Garrus. Ah no, uno, scegliene uno. Allora, Garrus volete entrambi, scegli Lio l'altro?
Javik. Va bene, visto? È semplice. Oggi mi Io sento sono sempre per il Daddy Garrus. il Daddy Garrus, peccato che non ci ho fatto la romance, ma vabbè, tanto è un Non ci ho bro. fatto la roba. Vabbè, ma sai, con quelle branchie lì sulla faccia, insomma, aveva il potenziale di bacini. Jack, smettila di fare il pervertito. Porca miseria, Ma siamo scusami, io non penso sul canale arancione e nero. ma io penso a Wakame che avrebbe molto affetto con quelle branchie così, ma non lo so. Vabbè. Madonna, che pervertito. Scusatemi, è un'opzione che ti dà il gioco, non è una roba. È un'opzione che ti dà il gioco. Il gioco ti dice, ma se vuoi, guarda, serviti pure, ma non ho mai detto di no. No, ma tranquillamente, serviti pure, sì, certo. Mungi. Era. Che cos'è io Kagavic? Che senso? Leonardo, Non cosa lo intendi so, con questo? non lo so. Kagavic. Sembra il nome di un calciatore. Non lo so, potrebbe essere, sai cosa, un come simile YouTube, ma non penso. Ma non penso. Comunque, come stavo dicendo, che ora pure mi sono rotto. Vabbè, oggi diciamo non mi ha funzionato bene il Microsoft Edge per YouTube, quindi ho dovuto reinstallarlo. Non supporta molto bene alcune cose. Hanno fatto in modo che sul cellulare almeno poi a volte vi consigliate. No, sul cellulare funziona. No, sul cellulare funziona. Ma su Google, su Microsoft Edge ci sta veramente molto a caricare, e in alcune occasioni cioè caricava, mi mostrava le inquadrature, però le faceva grigie che continuavano a caricare e poi ricaricava quindi per precauzione fammelo disinstallare da Edge e fammelo cose, perché se no io oggi la live di Jack non la posso vedere. Dai, io tifo per te, che voglio farti vedere le scene clou con Garus e Javi che spaccano roba, che è quello che piace a noi, tutti noi. Vedere Javi e Garus che distruggono roba. Ma sentilo, Ma io li adoro, Javik, cavolo, è un personaggio del 3, ma cavolo, vuoi vedere un Protean che ti... con la sua saggezza, cavolo. Gli ho sempre dato ragione a lui, Ogni volta che dice qualcosa di fatalista e cinico, dico sì, sono d'accordo con te, ma c'hai ragione, bro. Ma io non dico mai la parola bro, però dico ma c'hai ragione. Allora, cominciamo. C'è ascensore. Oh, finalmente sto giocando il DLC, dopo mezz'ora a fare un enigma, che poi ho scoperto che mi mancavano alcuni dati. Dicevo, ma perché non me le dà la risposta? Ho provato tutte le opzioni e poi alla fine ho sbloccato tutto tranne quella che mi serviva per sbloccarlo. Tutto. Vai a vedere cosa c'è. Sovraccarico. Sfera di sollevamento. A te, Simo, non penso che hai mai giocato Legend of Dragoon su PS1, vero? No, però conosco i meme. Doppio colpo? Lo conosci doppio colpo? Doppio colpo! Lo conosci, no? Conosco i meme che ci sono. Sì, i meme sono famosi per quel doppiaggio un po'. Vabbè, non è che in inglese fosse molto meglio, onestamente. Cioè, PS1, quello che capitava. Ma quel doppio colpo, cioè, detto in una maniera. Alcuni erano proprio svogliati, però il doppio colpo è rimasto storico, guarda. Ma non è che in inglese fosse molto meglio, l'ho provato in inglese. Poi partiva il... come si chiama? L'accento barese. E partiva il cosa, e partiva il Lino Banfi di turno. Bottana la miseria. E portava... E che cheso. Cosa intendi? Il formaggio in spagnolo? Invece ieri pomeriggio ho visto un video di uno di quei youtuber con cui abbiamo collaborato, Jack, quando fu per i video di Halloween, che ha fatto un video parecchio interessante, ovvero cosa succederebbe se Mr. Bean fosse protagonista di JRPG. No, è uscito un argomento interessante.
Ma scusami, guarda come mi guardano questi! È inquietantissimo! Sembra quel film degli anni 60 con quei bambini biondi che guardavano malissimo il villaggio dei dannati. In realtà non erano biondi, ma erano con i capelli bianchi. I capelli bianchi, vabbè, il bianco-nero, dai. Cavolo, ne so. Che poi ci hanno fatto pure una puntata, ci hanno pure fatto dei Simpson. Vabbè, Beh, comunque vive i capelli biondi, ragazzi. Assolutamente. Beati chi ce l'ha, mio papà ce l'aveva, io no. Sì. Non ce li ho, mio papà ce l'aveva. Mi sa che questi sono, cioè che mi sa che questi ci hanno fatto la voce do cervello. Ma questa gente è manipolata fortemente, sono falsissimi, guarda, sono, come si dice in alcune regioni, sono falsi come una moneta da 3 euro. Falsi come una moneta da 3 euro. Famosa sta frase, falso come una moneta da 3 euro, sì, falsissimo. Meno male che questa moneta da 3 euro non esiste. No, si sta parlando di menterla. Non serve niente. Vediamo di svegliarci, dico, dai, su, sveglia. Siete un po' manipolati, signore. Queste notifiche che mi stanno Dottor Garnier. Se era il dottor Garnier era coi capelli tutti ben curati, con lo shampoo. C'era quell'altro. Cosa, il dottor. Come si chiamava quell'altro? Il dottor Thomas sono in sede. Chi? Era, se non mi sbaglio, che era un film su una serie TV fantascientifica o su Scrubs, ora non mi ricordo. Qualcuno ha votato i Get nel sondaggio. Io l'ho votato i Get. Ma è l'unico che ha votato, sei te. Ragazzi, c'è un bellissimo quiz. C'era scritto chi è che ha creato i razziatori come fantocci. Mi è venuto in mente il Get, perché il Get però poi quando ho visto che ho sbagliato ho detto no, cavolo. Comunque c'era mi sembra un personaggio, il Cubs, che ogni volta diceva devo guidare il dottor Thomas non è in sede, oppure il dottor Thomas è in sede. Oh, che bello il drone che ripara l'ascensore, potentissimo sto drone. Però prima di andare all'ascensore comunque nel frattempo ho messo like alla live. Ma grazie Raffaele, mi sono dimenticato di dirlo oggi, ma per chi vuole, per chi può, si può sempre dare un like al video per supportare il progetto e questi viaggi nello spazio. Ma soprattutto per sostenere la live e il canale. Ma grazie di cuore, vedete ragazzi, Raffaele è una persona di cuore, è sempre gentile, assolutamente sì. È ancora un grande supporter, non sapete quanto conta per me tutto ciò, e perciò grazie. No, ma non c'è di che, Jack, per te veramente che sei veramente una grande persona. Io cerco di essere meglio di me. Io una volta mi è venuta questa riflessione qualche giorno fa, però è solo perché è bella da dire, non è vera però. Praticamente aspetta, hai detto Leonardo che va a vedere i bambini giapponesi, no? Beh, ci sta, tranquillo, lo fanno anche fuori dalle scuole, è normalissimo. Assolutamente non ti viene la polizia a prenderti sotto casa. Leo, che fai come Ciccio Gamer 89? No, io non ci nominiamo la gente. Oh mio Dio. E poi quando vi viene a prendere da me. Quello si voleva adottare, non so quanti bambini per poi mucciarseli in cantina. No, non si può. No. Ma dai, mica era vero, dai. Non era perché l'hai detto? Perché hai detto te lo giuro. No, veramente? Vabbè, ma è una battuta che aveva fatto lui. Lui l'ha detta a mo' di battuta. Ma è ovvio che è una battuta, ma non siamo è vero. Siamo più ringoglioniti di una capra ignorante. Questo quando l'ha detto sta battuta, ci sono stati un bordello di persone che gli hanno scritto. Sì, ma ripeto, non sono affari miei, quindi io sul canale guarda, è un'accusa che fecero anche a me. Vabbè, ma dai, tu sei un insegnante, dai, ma tu sei un insegnante. Diamond. Però è vero, se voi cercate in quei file che non nomino, voi cercate Diamond Crosby nei file
Oh, ci sono le corrispondenze che mandava mail a quella persona. No, sto non scherzando, possiamo dai. dire quei file di chi sono. Sto scherzando. Perché No, perché sapete che ultimamente ogni notizia che ricevo è sapete che nei file c'era questa? Che cacchio se ne frega che cosa c'era nei file? No, non c'entra nulla su Ma questo. ovvio che non c'entra nulla, ma figurati. C'è Raffaele che Sì, sta sentendo male nelle risate. Anch'io. Simo che si è dato alle sostanze per non sentirci più. Jack si sta ubriacando. Io sto bevendo tè finché Diamond che fra poco si autoestrade da solo e se ne va a Dubai a vivere la bella vita. E Leonardo che va fuori dalle scuole giapponesi. No, io innanzitutto non prenderei mai l'aereo. Davvero? Io l'ho preso. Perché è una paura. Vacci col treno. Dove? No, a Dubai non ci Dubai andrei non mai, c'è. guarda. A Dubai. Vabbè. No, no. Vai a Varazze in treno, Vai con la nave o treno. Ma chi se ne frega di Dubai? Ma vai a Varazze, ti diverti, cavolo. Ma perché deve andare a Varazze? Al massimo va a Suborga, si fa la cosa lì e arrivederci. Grazie. Il Principato di Suborga. I don't have that. Ah, vero. Ma si può andare a visitarlo? È visitabile? Ma poi torni indietro. Non so. Non è che dicono, ci serve manodopera, fa lavorare. No, allora, Nicolò Balini ci è andato ed è diventato cittadino onorario. Ci si organizza. Visto che noi siamo YouTuber, c'è che non è cittadino onorario di qualche staterello non riconosciuto. sarebbe allora, una carriera. è uno stato italiano non riconosciuto da accesso negato. A proposito di questo fatto degli YouTuber, sì. non lo so perché ragazzi, ma io invece mi sento uno streamer. Tu sei uno streamer, giusto? Infatti lo sono, sì. Infatti lo sì. sei. Il fatto, allora, Raffa, il fatto è che ognuno di noi rappresenta un periodo di YouTube che ormai non c'è più. È vero però, però è vero. Basti vedere, devo metterlo, io e Jack siamo Simo. Noi siamo il periodo della vecchia YouTube. Ma dai Lio che tu sei il mago degli short che monetizzi quella short che è partita con Ciccio Gamer, con Favij. Io prima, ma che Ciccio, quello non lo sapevo neanche chi era. Io, i tempi di Farenz, ragazzi. Farenz e io la vera vecchia guardia di YouTube, la vera vecchia guardia. Noi siamo, Jack, io e te Simo, siamo nel periodo della vecchia guardia di YouTube. Ma Simo è più giovane. Vabbè. Per l'amor di Dio, questo non lo metto in discussione, anzi dico che ci sta, ragazzi. No, sei cresciuto con Favij. Stavo dicendo. No, vabbè, non per forza con Favij, anche con altri YouTuber. Dico che io Jack e Raffaele voglio dire, non siete nessuno di noi è della generazione di Lollo, per intenderci, cioè la vecchia YouTube Italia. Vai, noi rappresentiamo tra molte virgolette la vecchia YouTube Italia. Invece tu Raffaele e anche Diamond, loro sono praticamente Italia, anche se Diamond è più vecchio. Comunque vabbè, Diamond ha 150 anni, Jack, zitto. Io non so quanti anni avete. Cosa? Vabbè, dai, Diamond ha 150 anni, ha conosciuto Mosè, ha conosciuto anche Noè, quindi Mosè Noè, seppure ha fatto il diluvio, guarda. Poi la Toscana si è fatto davvero il diluvio. Adamo ed Eva, vabbè, devo mettere che allora io ma come 150 anni, ma come? Io devo mettere, non ho vissuto l'epoca di Eva, ma devo mettere che avrei apprezzato il vestiario. Avrei apprezzato il vestiario che aveva Eva. Come Dino non ne ha 2000 ma come Tino è il vievo della famiglia. Un attimo raga, vado ad aprire torno. Sì. Vai. Bene. Ship dropped him off a week ago. Beh, comunque nel frattempo posso dire una bella novità, insomma, che mi è successo in questi giorni, ragazzi.
Sì, con piacere. Sei fidanzato? Dimmi. Allora ragazzi, non lo so perché, ma almeno sotto questo aspetto mi sento veramente rilassato, devo dire la verità, perché allora sono passato a una linea, ragazzi, che veramente è una bomba. Ah, che bello, io purtroppo no, perché qua non mi arriva, dove abito io, abito nel nulla. Ma volete sapere qual è? Sì. È Sky Wi-Fi. È buona. Ah, è da mie parti. Sì, è velocissima, Jack. Ma che spettacolo. Mamma mia, che spettacolo, veramente. Tant'è che adesso ho fatto pure in modo di fare l'offerta solo internet, ragazzi, perché sinceramente parlando, pure il telefono di casa è soltanto ingombrante. Ma ormai dico nel la verità. 2026 non serve più. No, ma in effetti adesso la linea di casa e poi tengo il cellulare. Ma infatti. Sì. E tanto come diceva Totò e come dice il mio motto, e io pago. A te l'onore, Raffaele, di dirlo. A te l'onore, non voglio toglierlo. Comunque non voglio negare che mi sto proprio ubriacando di risate. È questo che servono le dirette. Facciamo delle risate. Siamo solo il giovedì, signore. Siamo solo il giovedì. Domani che sono ancora su Discord col maggiordomo di Lara Croft. Domani no, comunque devo dire la verità. Sì. È bello stare su Discord con te, Jack, e con tutti voi, ragazzi. Veramente. Ricambio. Siamo un gruppo di veramente con affetto. Anche se non ci conosciamo, ringrazio. Sì, infatti, va bene. Voi comunque vivete lontano da me, io vivo. Però io adoro la tua zona, Raffaele. Io adoro la campagna, per me è un posto solare di vitalità e gente che non è fredda, è gente passionale, di gente che ti parla col cuore aperto. Qua da me, dalle mie parti è difficile. Io sono una persona, io mi sono sempre più sentito più da sud che da nord, ma anche se io sono del nord, per un motivo, perché io sono quel tipo di persona che vuole esprimere ciò che prova, ma qua è brutto, qua vieni represso se esprimi, dici affetto alle persone, dici ma sai, siamo amici, ci vogliamo bene. Lui dice ma tu mica mi puoi dire che ci vogliamo bene, non si può mica, è offensivo, sono maschio, si dice, che è sta roba, non si dice mica, nelle mie parti, è bruttissimo, ragazzi, bruttissimo. È bruttissima sta cosa, hai ragione. Sì, ma infatti ha detto, sì, nel senso, Leonardo dice, nel senso mi fanno tenerezza i bambini, ma certo che fanno tenerezza, ma non solo giapponesi. Ma assolutamente sì. Sì, io voglio dire soltanto una cosa a proposito di questo fatto. No alla violenza sui bambini, ragazzi. No, ma sempre contro, assolutamente, ragazzi. Sempre. Assolutamente, e anzi un ringraziamento alle forze dell'ordine che scovano quelle persone che fanno delle cose orrende che non vogliamo dire, ma ringraziamo per il loro servizio, perché quelle persone lì non ottengono lodi, non ottengono onorificenze, però proteggono le persone deboli. No, ma i bambini alla fine sono solo vittime innocenti e non c'entrano assolutamente nulla. Aggiungerei anche un'altra cosa, che anche l'educazione è importante. Manipolare un figlio è sempre un'educazione negativa. Un attimo, che è successo? Che è successo? Allora, sì, Lio, che praticamente poco fa stavo parlando insomma di questa bella novità che almeno mi rende un po' rilassato, che c'ho una linea a casa che va una bomba, cioè Sky Wi-Fi, caro Lio. Sì. No, che ti ho sentito bambini, cosa stavo dicendo? Che cavolo stanno sì, allora, nulla. Stavo dicendo che vanno protetti, hai ragione, è un discorso. Vanno protetti, sì, assolutamente. Sì. Perché io ho detto ringrazio le forze dell'ordine che hanno salvato tante persone. Esatto, ma c'è una cosa, allora io non voglio essere sempre al contrario, soprattutto per parlare con YouTube, non per me, perché io parlerei di tutto. No. Io dico in questo momento ci sono state occasioni in cui non per male le forze, però che succede questo dottore? Ci sono state volte in cui sono stati fatti i comodi di persone che non volevano assolutamente bene ai ragazzini. Assolutamente vero.
E poi si è visto quello che è successo. E poi accusano le persone che sono buone come il pane, vero Diamond? Devono sempre prendersi da quelle persone che non c'entrano nulla, no? Io ad esempio, Jack, adesso quando è stato a quasi fine gennaio, diciamo, io ho avuto una piccola discussione con Diamond e anche con Cometino. Io sono Cometino aveva alzato il bicchiere, dai. No. Il fatto è che io non mi. Allora, io mi sono permesso di dire cose che non mi dovevo permettere. Però diciamo che in quel periodo, oltre come già sai, non stavo passando un bel periodo, c'era anche il fatto che poi io l'ho detto anche a Diamond, che c'erano quelle poche volte che ne so, lui veniva in live e Diamond lo sa, parlava di quella persona, non facciamo nomi, e diceva quella persona mi ha fatto questo. Ma guarda, l'ha fatto anche a me, guarda, c'è un mio amico che non guarda, e difatti io gli ho detto guarda Diamond, io non ce l'ho, e che se succede, sai che qualche volta in live può succedere che arriva qualcuno che ha passato una giornata brutta e vuole solamente vedersi a Jack e tu inizi a parlare di sta cosa. Sì, succede. Non risulta tanto bello. Io ho detto guarda, io ti chiedo scusa per quello che è successo. Poi abbiamo pure allora, attenzione, abbiamo un messaggio, di Cometino che ha mandato Christian da mandare a Lio. Ha detto di mandare Lio a fare quella roba del vecchietto. Ma invece digli a Cometino non viene con noi. Perché non se ne viene in live da noi? Ha le sue cose oggi non può. Certo, i suoi viaggi segreti di vino, sì, certo. Esatto, sta facendo la vendemmia. Lo sai che mi ricorda il fatto che ti hai detto adesso sta cosa, certo. Quando c'erano le spy story durante la guerra fredda o il periodo di tensione tra Cuba. L'ho avvisato, risponde Lio come ti sto facendo i viaggi segreti di vino. E cose che si inventavano i nomi più strani per fare queste cose di spionaggio. Sì, avevano dei nomi che anche noi vabbè che anche noi abbiamo un'operazione che proprio come nome è un bijou, ovvero l'operazione Pizza Connection. Cos'era? Si può dire? Se non mi sbaglio comunque sì, Leonardo, non parliamo di questo. Tra Aggiunata Italiana SPI e CIA mi sembra non so se un'altra forza ed era si parlava mi sembra del traffico di certe cose, roba brutta insomma, la mafia e tra la mafia e l'andrangheta. Mamma mia, poi il peggio del peggio, proprio le cose più squali idolo americana. Pure loro sono di mezzo. Che tutta sta cosa, la sai da dove prese il nome? Prese il nome dal fatto che questi qua andavano sempre a parlare, poi bellissimo, quando può essere italiana sta cosa? Quando questi dovevano fare le riunioni. Sì. Nascosti. No. Le facevano sempre in pizzerie italo-americane. Ma come nei film di De Niro. Come nei film. Come nei film con Joe Pesci. C'è anche il padrino. Voglio ricordare, c'è la scena di quando nascosero la 6 colpi nascosta dietro la cassetta. Sì, ma ripeto, mi ricorda troppo le scene con Joe Pesci in film di De Niro. Ma di fatti dice, ma ne ero sorpresi, cavolo questa cosa. E ti giuro, ci fu sta cosa qui. Sono i mutanti. Non so quante persone affiliate hanno beccato.
Vabbè, ma ragazzi, io ripeto, quando le forze dell'ordine scoprono criminali e li consigliano la giustizia è una bellissima cosa, ci mancherebbe altro. È sempre bello. Cioè, ci mancherebbe altro, mi fa sempre piacere sapere tanto che diciamo, quando l'ingiustizia non vince, diciamo, è una delle poche volte che l'ingiustizia non vince. Allora, no, negli ultimi tempi si sta vedendo che molte persone, molte istituzioni stanno dicendo, si stanno facendo capire che... Ho appena ucciso Javik. Come cazzo hai fatto a far fuori Javik? No, non è colpa mia a quanto pare, pensavo di essere stato io sparando col razzo. Si sembra come ti dicevo bazooka, ho usato un bazooka. Ma che ci fa il cecchino? Avevo chiesto il pollo, non il cecchino. Il chicken, non il cecchino. Sei riuscito a far fuori Javik e Garrus. In che modo? Ho sparato un colpo di bazooka e chi c'era davanti pace all'anima sua. Sì. No, comunque come ti stavo dicendo, ora anche con i eventi successi, molte forze dell'ordine praticamente stanno dicendo che noi rischiamo la vita e certa gente viene pure liberata, mi chiedono scusa. Molti stanno riconsegnando i... No, non devono arrendersi, lo so che è difficile, ma servono. No, cioè, ma scusami, secondo te una persona che ti prende a martellate, quasi uccidendoti, e che invece di chiuderlo in un cella talmente piccola e questo appena si muove si rompe, vabbè, però aspetta, i diritti umani sono comunque diritti umani. Io sono a favore dell'ergastolo e cose simili, ma i diritti umani vanno rispettati. Almeno noi dobbiamo mostrare tolleranza. Siamo gli unici che abbiamo, cioè, perché loro non ce l'avranno mai, le persone lì non ce l'avranno mai, ma tanto se stanno dietro il carcere tutta la vita. Ma se tu poliziotto che hai rischiato la vita con quella persona che ti ha preso a martellate, te lo trovi magari in giro, capisco? Essere liberata, te lo trovi in giro, che si sta facendo la sua vita, e succede, tu parli di una cosa che lo vedono veramente, succede veramente. Magari la giustizia che ti dice tu devi chiedergli scusa, no, tu chiedi scusa, mi sembra un po' eccessivo. E allora personalmente io ti riconsegno l'arma del... Io ho la soluzione, via. La soluzione. Usa i poteri Jedi. Dico, e alla prossima volta ve la cavate da soli. Anzi, visto e considerato che voi avete lasciato libere queste persone, e allora io faccio come fanno questi. Inizio a fare la stessa identica cosa. No, si ragiona così. Però se m'arrestate e mi mettete in carcere, allora io non è mica detto che tu riesci a uscire. Non è mica detto che tu riesci a uscire. Dico, quello che mi ha preso a martellate. No, non diciamo. C'è sempre un limite di intolleranza che non si può. Come quell'altro che. Quell'altro povero Cristo che si è preso il padre anziano, padre e la madre anziani, da uno che stava andando in casa a rubargli. Ora, non solo questo che si è dovuto consegnare da solo ai carabinieri perché a gente sempre cessi come sono lo hanno minacciato, ma ora questi pure sto povero che si deve andare a chiedere scusa alla famiglia di quelli lì e pagare non posso commentare i fatti di cronaca, ragazzi. Io il mio canale sono severamente vietati. Perché vi chiamo. Per eccesso di legittima difesa. Ho capito, ragazzi, non se ne può parlare, ma non è perché è un bellissimo argomento, interessante, ma ci vorrebbe la tag 18 più per una roba del genere. Io non l'ho messa, so che non voglio entrare in argomenti simili. So quanto si rischia a fare certi argomenti su YouTube. E fidati, ho avuto esperienze per 90 giorni a tenere una barretta con scritto che avevo sbagliato una classificazione di un video.
Che poi non l'avevo sbagliata. Perché Yakuza 0 per me non è un gioco estremo, è un gioco dove vai a cantare il karaoke. Io continuo a dire e ribadire che secondo me... È che YouTube l'emozione di è forte. Che cacchio, hanno visto il nome, hanno visto il nome. Ma sto nome qua è brutto, ho capito che è il nome brutto, ma è il nome di una serie, che ci posso fare io. Poi io, per come lo gioco io, chill, rilassato, ho anche usato Catone. Prendere a pizze... Dico, prendere a... La pizzeria per strada è la cosa più divertente del mondo in un gioco. No, ma poi insegna ai bambini a essere... Ma che insegna che... sono tutti adulti in quei giochi. Ma se hanno pure... Ma se pure stato... Porca miseria, ha fatto... E poi, ripeto, il carattere che ha Kiryu, ragazzi, c'è solo da imparare il carattere che ha Kiryu. Massimo rispetto, tanto di cappello, una persona che ha sempre fatto del bene per gli altri. È vero, era parte di qualcosa di brutto, però non ha mai cercato di fare del male a nessuno, anzi ha salvato un sacco di vite, ha salvato un sacco di persone. Ma io mi allontano e poi si parla degli Yakuza. Sì, sto difendendo Kiryu, ho detto, dovresti dire, cavolo, questo è il contenuto da far vedere alle persone, non dire questo contenuto è estremo per YouTube. No, Yakuza 0, ragazzi, faccio di dama, ragazzi, consigliatissimo. Questo qui c'è la granata in mano. Desisti. Mamma mia, facciamo delle voci. Garmo, no, trovo Garmo esplode, ma porco cazzo. Cioè io ho cercato sto qua per tutto il tempo e mi è esploso. È morto, signore, è morto. Non si accende più. È esploso. No, comunque, come stavo dicendo, che ora sicuramente sta cosa appena la sente Raffaele, va da quelli del Moige, li mena con... C'è stato un periodo che quelli del Moige avevano fatto una sorta di raccolta firme praticamente per togliere dalla televisione i film Bud Spencer e Terence Hill. No, non toccatevi, non toccatemi, sono perché secondo loro secondo loro mostravano violenza e insegnavano la violenza. Guarda, non era mai esplicita ed era tutta sonora, cefoni sonori, guarda, non era mai esplicita. Lo Stato italiano, scusami Jake se lo dico, ma è qui c'è il diritto a difendere la sacralità. Lo Stato italiano ha mandato un gigantesco vai a fare in culo. Ma dillo questa volta, te lo concedo proprio. A questi del Moige. È bello che si sono pure offesi. Sì, si sono pure offesi. Che cacchio. Ah, ma noi lo stiamo facendo per il bene dei bambini. Signora, sono film che anzi insegnano ai bambini a essere buoni con gli altri. Esatto, sono buoni sentimenti. Poi Bud Spencer è sempre buono in quei film, guarda. Se andassimo a vedere un film non adatto ai bambini, quel cazzarola di Peppa Pig che ci insegna a un bambino aspetta, ci insegna che arrosto è più saporito. È l'ultima puntata, quella che non ho mai mostrato. Insegna che un maiale bipede, due sono le fine che fa. O viene da Chernobyl e viene abbattuto, o diventa prosciutto. Io sono per la seconda, sono per quel finale lì. Vabbè, è canonico. Quello è il finale canonico. Il finale canonico è... Oh, grazie, è stato bello conoscervi, ora facciamo una bella mangiata, sì? E cosa mangiamo? Signore, siamo maiali. No, Leo, per favore, non nominarmi quella persona perché ti giuro, già sentire il nome di quello che sembra la canzone degli Final 65, quella I'm Blue, Double D, Double Da. No! Ho detto blu! La canzone degli Final 65, non ho detto il nome di quella persona. Ho detto la canzone. Per favore. Va bene, non lo dico, ma non è che io sono fan, non me ne frega proprio un tubo, non me ne frega un tubo di nessuno, quelle persone lì, cioè, onestamente. Come sempre io non è che sono lì a seguire i media o il mainstream, sono qui per giocare giochi, divertirmi. Ci serve la sua potenza, ecco, vedi, Wakame ha bisogno di potenza, di un vero
uomo potente. Ciao Tazza, ciao, guarda How Tazza, long has it been out here? preparati Why? che oggi sentirai grandi Did we get discorsi, anything from Garno's roba mess? filosofica. C'è Socrate, siamo Socrate contro Platone, io sono Platone, tu sei Socrate, dai. Quindi, insomma, oggi giornata di discussioni epiche. Agreed. When I head back to Bryson's office, I want you there. Racconta anche a Tazza la cosa dei terapeutisti, racconta che non c'era oggi. Bella cosa. And we've got one sitting right Io? in the middle of the Citadel. Allora, Tazza, innanzitutto buongiorno, anzi buon pomeriggio. Sì, sempre Tazza. Praticamente che è successo, Tazza? A inizio live stavamo discutendo io e Jack e si è parlato dei terapeutisti. Sì. Io gli ho detto, lui se ne è uscito con immagina se i terapeutisti fossero come Galactus. Io ho detto sì, certo, lo fai sedere, ti fai mettere i piedi su Giove, si mangia la terra come se fosse... Non era quello il discorso. Hai detto che ti vengono a insultare, i terapeutisti vengono a insultare, sono cattivi, sono malvagi. No, a parte che stavamo dicendo... No. Allora, io ho detto, se tu terapeutista dici la terra è piatta e io dico no, guarda che la terra è tonda perché ci sono le prove. Sì. Allora, io accetto la tua cosa, ma come io accetto la tua, tu devi accettare anche la mia. Non è che se io ti dico una cosa, tu subito parti in quarta a dire sei un ignorante. Pronto? Io? Signor Presidente? Soprattutto qua in Sicilia, 2 pizze e... Due come pizzi, no, i figli sberloni, cioè, i figli sberloni. Quindi, ma io penso che la terra non sia tonda. Atto che... Cioè, ancora... Io mi faccio pensare una singa e ti salgo dove stai tu e te meno. Ma io ancora quelli come me non danno fastidio, sono innocui, cioè voglio dire, non è che mi crea problemi. Io ho detto, ma guarda, anzi, un'idea opposta alla nostra, mi fai dire una cosa, un'idea opposta alla nostra fa crescere la qualità della nostra idea, perché vedere un'opinione così diversa, invece di dirci ma è troppo diversa, ci aiuta a purificare il nostro discorso e renderlo ancora più sensato, più pulito. Che è quello che spero di fare io. Io quello che io sto dicendo è, finché c'è rispetto, tu mi puoi dire, guarda, la terra ha, che ne so, ha il cielo in quel colore per una cosa così. Io al massimo, sai, certo, se è una cosa che mi sembra troppo male, la posso anche prendere sul ridere. Mi sembra un po' difficile che ne so, che il sole è una lampadina e che quello no, ma il sole è un astro, su secoli che... No, io lo so perché avendo studiato astrologia è ovvio che ci sono delle cose che si parla di un moto sempre costante, cioè, comunque non è una roba, però... questo io... No, ma io questo, se una cosa mi risulta un po' ridicola, non è per me. Vabbè, ma io non ridicola, però poi... Anzi, a me grazie a loro, io ho scoperto, grazie a loro che, per quanto non approvo, grazie a loro ho scoperto che la nostra mappa del mondo non è perfetta, è incorretta, perché purtroppo su una mappa 2D tu non puoi disegnare una roba 3D in quel modo, si perde qualcosa. Infatti ho imparato, è utile. Infatti anche cosa, c'è stato uno youtuber, non so se tu l'hai visto, cioè, che si chiama Bjord Ordinary Bob. No, non so chi sia, no. È uno youtuber che qualche volta fa video storici e anche da te. Ma comunque cosa intendeva? E lui in uno ultimi video che ha fatto ha parlato proprio del fatto della teoria del terapeutismo, il fatto che molte mappe erano incomplete per diverse cose, e ho detto cavolo, è interessante questa cosa, perché poi le mappe sono incomplete, ma non per colpa di loro, è proprio impossibile trasformare in 2D
la conformazione terrestre sulla Vabbè, mappa. ma anche la cosa, Jack, anche la mappa di per sé, cioè il materiale che ha fatto, era The normale. Reapers are worried about it, and Leviathan has my attention. We could use that kind of edge. Che è difficile rappresentare la Terra se non la vedi proprio dall'alto. È difficile, Però, sì. come ti ha Point taken. detto, se tu Scusa. come persona saluti, dico, Ma Tazza, hai visto come che c'è anche il buon Diamond? Tazza, hai visto che c'è anche il buon Diamond oggi? Agreed. Bryson's team might have turned up dico, something we missed. se tu come persona, mi dici, guarda, io ho questa teoria, per me è così, e io ti dico, tranquillo, va bene, anzi rispetto la tua cosa, ma come io rispetto la tua, tu rispetti la Ma mia. quella è la Cioè, base di tutto. Io ovvio che quando io ti dico Non è che io che rispetto se una le persone che persona- che rispettano me, non quelle persone che dicono sta zitto te. Se una- Io non rispetto quelle persone che dicono sta zitto, neanch'io. dico, se non Uguali, è che una persona, se una persona ti viene a dire, io la penso diversamente da te, e quando io provo a dire la mia, tu mi dici no, tu ti devi stare zitto perché Anything sei interesting un about the capo. artifact structure? Personalmente, io la prima Ma cosa la che discussione è faccio, già dico, finita prima di guarda iniziare in rispetto. quel caso. Non ha senso Dico, neanche fare una guarda discussione con una rispetto, e persona. appena inizia a fare, no, io con una Ma persona, io, ma c'hai ragione su questo, ma io Sì, su questo allora. ti do ragione al 100%. quella è la porta, se non te ne vai ti tratta come a Gesù Cristo sulla croce. Vabbè, Mi quello dispiace, forse era un po' eccessivo, però vabbè, abbiamo capito cosa intendevi, sì. Edie, what project was è un Gardner po', working on when he found difatti the poi Tazza, diciamo, sta cosa, sto piccolo discorso si è puntato anche su altri argomenti. Vabbè, Se sì, tu ma no, ma non andiamo sei ancora una sugli altri persona- argomenti. Ciao Maniac, benvenuto! Stiamo ciao, facendo Maniac, delle ciao, Leviathan, il DLC, con me ci sono Leo The Wolf, Raffaele, c'è Fabio. il buon Simo e c'è la leggenda che e soprattutto oltre a Leo, a Simo e a Raffaele c'è la più grande leggenda delle leggende, Jack Leone Max. Sto scherzando, non sono Va, così, guarda come se la pavonizza. ma sto scherzando, dai. Ma non ci credo neanch'io. Come ma non ci te la credo. pavonizza. E Diamond, c'è Diamond, perché non l'avevo detto, in realtà l'avevo detto, ma non l'avevo detto prima. Se la parvoneggia, se la par. Ma io scherzo, ragazzi, perché leggenda sono, la leggenda del Minecraft. Non esageriamo. Ma diventerò io la vera leggenda. Esatto. Anche poi qui in sto canale una leggenda esiste e ha giocato nell'Inter per tipo una partita o due ed è vampeta. Anche se personalmente a parte lui avremmo voluto avere un altro all'Inter. Chi è? Gullit, grande Gullit. Gullit, sì, è un altro periodo, ma sì, Gullit. Dico, ma voi immaginatevi Gullit con i suoi Dretan venire a giocare? Porca miseria, che avremo. Che Vabbè, dai, c'era Taribo West che aveva un look abbastanza simile, cioè, come i capelli, insomma. Avevamo magari un altro Ma giocatore io adoro però Taribo West comunque. che giocava con gli occhiali, come che si chiamava? Edgar Davids, mitico, della Juventus. Juventus, lui si è fatto Juventus, Milan. Sì, è vero, confermo, se ne è fatte tutte e tre. È vero. David sì. Con i dread così, quegli occhiali che io li ho sempre adorati. Anch'io, vabbè. Ma non so perché si metteva per protezione o per look, non ho mai capito, però di solito li metteva No, per io protezione. penso. Allora, io penso Aveva dei problemi agli occhi. Ah, vedi poi negli occhi, ok. penso, sai cosa? Potrebbe essere che lui fosse daltonico, perché quegli occhiali così. No, non era daltonismo, era proprio un altro problema ancora più grave. Ah, sì? Non sapevo, io cosa? purtroppo non me ne intendo. Però, ragazzi, faccio vedere come Leo, per omaggiare Edgar Davids, si presenterà nelle prossime live e visto che non può mettersi gli occhiali, si metterà a fare il trucco di attore di kabuki giapponese, teatro kabuki giapponese. Sì, così. vabbè, mo mi tingo, Sarà così. mi tingo la faccia. Sì. Oh, E fa Oh, anche, mi raccomando, le mani mosse in quella maniera. Io ti credo, Leo, che puoi farti le live truccato così e fare l'attore teatrale. vedi ste cose, chi ti viene in mente, check? Mi viene in mente un wrestler, mi viene in mente Mr. Fuji. A parte Mr. Pucci. Che mi viene in mente? Great Muta. Ah beh, vero. Grande. Che andò nell'NWO. Poi ce n'era un altro che ora non mi ricordo il nome.
che questo andò in faida di Hitman Art. E questo qui c'aveva i caratteri giapponesi sul viso. WCW o WWE? WCW, se non mi sbaglio. Non ho seguita la carriera di Bret Hart in WCW, non l'ho seguita, no? Mi sono rifiutato di vedere il match dove veniva sfruttato. No, ma questo ora non mi ricordo. Comunque Maniac ci siamo, e oggi il grande DLC. Oggi c'aveva questi caratteri giapponesi sul viso e sul corpo. E lui entrava con, sai, quei bastoni non da Santoni, quelli da... Ma giapponese? Sei sicuro che era giapponese, no? Sì, che c'aveva quei specie di anelli. Sì. No, non è che sto dubitando, è solo che... Cavolo, non mi viene in mente il nome. Ricordo Lex Luger che fa body slam a Yokozuna. Sì, quello era bello. Sì, in quel periodo Lex Luger pensa che doveva vincere il titolo, sì. Il titolo mondiale. E poi mandarono coso. E poi mandarono invece al Kogan. Sì. Devo andare su che pianeta devo andare? Jonus? Non è Jonus. Devo andare in un sito archeologico. Un sito archeologico sarà dentro un pianeta, penso di sì, perché c'è solo due qua. Oh, no, non lo fai andare a Isale. Dove sta sto... Però la scansione... Oh, l'ho trovato. Oh, ci sono le risorse. Brutta cosa. Non volevo finire nei casini con i razziatori, però era inevitabile. Isale. Comunque avremo gli amiibo del nuovo Resident Evil. Ma non mai fatti gli amiibo ottimi a Resident Evil con questo. Vincere o perdere nel wrestling c'è tempo che trova tutto show. Guarda, questa frase per me è da incorniciare, è vero, non è questo. Però mi spiace solo perché ci sono dei lottatori come Roddy Piper e come Lex Luger che secondo me almeno una volta un titolo avrebbero potuto, dovuto vincerlo, ma non si fece per varie ragioni. Perché veramente erano lottatori che comunque è andato tantissimo. Roddy Piper, uno dei più grandi intrattenitori, però essendo villain era un'epoca dove i lottatori tenevano il titolo per 4 anni. Siamo quasi arrivati quando c'era Roman Reigns a vedere 4 anni di regno, purtroppo. Che è un po' troppo secondo me, troppo 4 anni. Abbiamo avuto di Soler però. Ric Flair? Jack, abbiamo avuto si di Soler. Sì, è vero. Dimmi. I found something. Jack, si chiama Jinsei Shinzaki. Non lo so chi sia, scusami. Ma io adoro allora, è uno dei miei film preferiti, Maniac. Ti dico che ogni tanto lo citavo ieri la battuta che sono venuto qui per menare, per mangiare chewing gum e ho finito il chewing gum. Non era così ovviamente, no? Un po' personalizzata, però quella battuta lì era un capolavoro. Ma poi soprattutto bello anche per il fatto si che chiama Lio, fammi solo parlare un attimo con Maniac, scusami. Lio, ti chiedo scusa un attimo, fai? E praticamente qual è il punto? Che la parte bella è che appunto, cioè proprio il film lì comunque ti fa vedere gli effetti del media, non adesso io non sono per le cospirazioni tipo alieni o cose varie, ma l'effetto che hanno i media sulle persone, che magari c'è scritta una cosa, ma la mente umana la interpreta come un altro messaggio, è bellissimo perché ti fa pensare quanto appunto l'inconscio gioca una parte essenziale nell'essere umano. È fantastico perché ti fa proprio pensare, cavolo, è spaventoso. Abbiamo trovato il pianeta dove c'è la signorina. Comunque Jack, si chiamava, il wrestler si chiamava Akushi. Sì, l'ho già sentito nominare ma non l'ho mai visto lottare. Ok, grazie. Curiosità, me lo vado a vedere. Akushi. È fantastico, una grossa critica sociale al consumismo e al capitalismo subdolo. Sì, poi ovvio che ci sono quelli che poi credono che volesse dire ma Carpenter vuole fare sugli alieni fra, ma non è quello il senso, non stava dicendo ci sono gli alieni fra noi, stava dicendo il consumismo esagerato finisce per privare le persone della loro coscienza. Compri il marchio, ti fidi del marchio e per il resto poi è così facile essere subdoli. Oggi viviamo in un'epoca che è evidente, oggi tutti scorriamo i feed delle notizie
per quanto sappiamo che prima di vedere una notizia ci beccheremo 3-4 pubblicità e pop-up ovunque, a me capita sempre, visto che... Quindi sappiamo che è vera sta cosa. Va bene, allora, oggi mi tolgo ancora la webcam, stavolta chiedo a Raffaele, Sì. tu conosci più o meno i personaggi di Mass Effect, più o meno te li ricordi? Se c'è qualcuno di questi che vorresti vedere combattere nella prossima missione. Mi sembra che ti piaceva la signorina sintetica Ida, che è l'ex dottoressa, mi sembra, ma non sono sicuro. Non so se stai vedendo in live. Sì, sto vedendo Jack. Se vuoi fare le tue scelte, dimmi tu, che ti ispira di più. Non lascia perdere le abilità. Sinceramente, io vorrei vedere Liara. Comunque, vi saluto che vado a fare l'italiano medio e vedo una partita di calcio. Che partita è, posso chiederti? Ritorno di finale di Coppa Italia Eccellenza Pugliese. Mi sceglie Taranto. Bello. Allora in bocca al lupo, Simo. Dai, forza Taranto, dai, sarei contento se vinci. E poi al 21 invece c'è l'altra Coppa Italia che è quella con la Juve. Quello lo so. Importante è il Taranto. Cosa ha fatto ieri il Bologna? 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 No, aspetta, ha giocato l'Inter col Torino e ha vinto il Torino. Ha vinto il Torino! l'Inter. Non ci credo! No, ha vinto l'Inter. Ha vinto l'Inter. Boia, ci credevo io. Confesso io che ci credo pure. Sì, 0-1. Ma st'Inter è forte, ragazzi. Sì, bella gente. Ciao Simo, buona partita. Ciao Simo. Allora, prendiamo Liara e io direi anche un po'. Abbiamo Ida. Jack. Ida o Tali? No, scusa Simo. Ti volevo salutare. Sì. Ho sbagliato. Raffaele, ti ispira quale delle due signorine ti ispira di più? Tali o Ida? È difficile. Sinceramente parlando, Ida. Ok. No. Andiamo con vai di donna popputa, sempre piaciuta. Bravo. Hai detto tu, ok. Aspetta, la donna col balcone. La donna col? La donna col balcone. Jack, capisci? Balcone, ho capito. Raffaele, a Napoli non. Che c'entra Napoli adesso? Il numero dei cose. Abbiamo perso Dio. Se è prosperosa ha un nome un numero particolare. Non mi ricordo qual è. Non lo so io. Come si dice? Perché c'ha un nome, ha un gergo? Vabbè, sì. Ma noi ragazzi diciamo la barista Mu in questo canale. Perché la barista Jack, sei proprio un animale, proprio una bestia ignorante. Cioè, uno cerca di fare un pochettino di cultura e tu proprio la barista Mu. La barista Mu. Strange signals though. Give me a minute. May have caused additional complications. Agreed. Take us in closer. Copy that. Proprio un selvaggio. Sì, ho capito, primitivo delle caverne. Take us in. Commander, on the landing platform. Poi sta missione sarà ancora messa lunghetta. Stiamo facendo un po' di esplorazione in questa missione. Okay, let's get. Ma boia, cosa sono sti rovi grossi? Get us over there. Oh boia. Boia de. Dirlo in toscano. Boia de. Jack non ti permette. Di cosa? Che se metti quel personaggio lì. Bayek, non lo metto Bayek oggi, non è giornata per mettere Bayek. Mi spiace. Altro che cosa? Non lo metto Bayek Faust. Non lo metto, soprattutto contro il tavolino. Non lo metto, non è giornata oggi per mettere Bayek Faust, non ha senso. No, perché ho detto Boia Faust, cioè ogni volta che tu mi spunti con un personaggio particolare, quindi. Beh, Bayek è l'unico che mi viene in mente, non è che... Io devo chiedere un...
Singai per tenerti sott'occhio. Ah, ma tanto Perché guarda, tu non mi me la terrà conti sott'occhio, giusta. se non da lei fa un po' di tempo. Te non me la conti giusta. Te non me la conti giusta. Te secondo me Devo c'hai la indottrinare altre persone alla cultura del Pomerania, del buon Pomerania. Così avrò l'esercito che dirà buon Pomerania e buona serata. Cosa? Vuoi aprirti la tua setta settosa? Ma no, io non sono mica un puntista. Vuoi fare il gran cavaliere? Dimmi, mi Raffaele. incuriosisce. Dimmi. Vuoi fare il grande cavaliere di Gran Croce? No, che stavo dicendo, ragazzi, che questa cosa del buon Pomerania mi incuriosisce. Non lo so perché. Allora, perché è una parodia del buon pomeriggio, ma col cane Pomerania. Quindi è divertente perché c'è sto cane Pomerania e dice A buon proposito, pomeriggio, Jack, visto Serana, che è una proprio grande compagna di parli Sky. di sta cosa, c'è un videogioco, Jack, c'è un videogioco che se poi riesci a portarlo ti divertiresti. Come si chiama? Che si chiama Oni I Joined a Cult. Cos'è sto gioco? Si chiama Oni I Joined a Cult ed è praticamente un gestionale in cui devi creare la tua setta. No, è tipo Cult of the Lamb. Tipo Cult of the Lamb. No. Cult of the Lamb è così, una cosa. No, Cult of the Lamb è più alla Binding of Isaac. Sì, alla Binding of Isaac. Sono Invece giocato. è proprio un gestionale in cui tu crei la tua come si chiama, ci permetti il logo che vuoi. Ma io l'avevo fatto in Europa Universalis 4, mi ricordo i tempi con Milano Buddista, era una roba pazzesca, nel Medioevo. Jack, ti dico solo una cosa, ti pisci dalle risate perché poi puoi mettere i nomi ai tuoi adepti nella maniera più scemo possibile. Sì, capisco, ma io mi piaceva troppo perché praticamente erano tutti lì, tutti fomentati dalle robe sante, io ero lì con la gente che meditava. Oni ai join la cult, grazie, vado subito a vederlo, sono curioso, anche se oggi sono un po'... Ho scritto giusto io. Ma sì, Raffo, proprio così. Ok. Cioè, raga, voi provatelo, vi Me lo sto guardando in live, grazie Raffaele. Ma mi piace anche la grafica, molto alla Prison. Io anche per PlayStation. Veramente, è vero che lo puoi ingrandire. Ci sono i due, il culto dei fiori, il culto hippie, ci sono gli hippie. Mi fa morire. Ti puoi fare anche il culto di Cthulhu, ti puoi fare il culto ragazzi, ma pensateci. del culo. Comunque veramente gli hippie si divertivano, io ripeto sempre che gli hippie si divertivano, perché gli hippie, cavolo... Sembra veramente interessante questo gioco, devo dire. Particolare, lo sapete che gioco mi ricorda? Cavolo, come si chiamava? Ancora Prison Architect come grafica dall'alto, visuale. È come coso, più Escape Prison, però dalla cosa dall'alto. Però è di più... Perché ci sono tanti giochi con la visuale isometrica, come si chiama in gergo i videogiochi. Vabbè, però se parliamo di gestionali è proprio raro, cioè, quelli che ti dico di più comunque sappi che i gestionali sono i generi più difficili che esistono gestionali, perché di solito sono veramente complessi e cervellotici, di solito io da quando ero piccolo avevo visto sto qua che era uno che conoscevo, però lui era sopra i 18, stava già andando all'università, sto qua, io ero piccolino e vedevo che giocava a dei giochi pazzeschi. Ce n'era uno che tipo partivi da un ascensore, dovevi farti l'architettura di un intero palazzo, ma che cacchio, e lui ha detto, ma io sono architetto. L'architetto lo capisce, e ho detto, ma io non ci capisco niente. Il fatto, Jack, può sembrare una stupidaggine, ma la maggior parte delle volte per impararti le meglio cose bisogna proprio provare solamente che i professori ancora di oggi queste cose non le capisco. Eppure io alle medie per facevo loro giocare a Doom. se tu che ne so provi un gioco, faccio così, un gioco di storia, no, e poi quella è una cosa stupida, quindi ti metto 2. Cioè, potrebbero... in quale modo
Vabbè, ma secondo me è un bel gioco da far vedere nelle scuole, della Last of Us parte 2. Fa vedere, dici tu, guarda Joel, scherzo, oppure, beh, però guarda, questa qui Owen sta con una, ma le piace l'altra e quindi sta abbandonando la fidanzata incinta per stare con ma l'altra. di più. Mi sembra la Ronda Rousey. Ma sai cosa potrebbe essere? Una cosa besta blocco. Eccomi, ciao, ma figurati, non devi mica scusarti, dico, tazza. una cosa Jack è comune. No, ma io sono innocente, però è un culto anche quello, alla fine è un culto anche quello. Tazza, ma che no, tranquillo, no. Dico ad esempio, se tu vuoi insegnare a storia, quale gioco migliore se non Age of Empires per il periodo quello lì ma che belli gli Age of Empires, ti insegnano la storia e c'è anche i percorsi, bravo. ad esempio un atto che mi viene in mente, se tu vuoi insegnare il periodo della prima guerra mondiale, piuttosto che fargli provare un Call of Master non è nulla. Master è come me, innocente. Tazza, Master è innocente quanto me. Dicevo, ma Tazza, stavo scrivendo, ma non c'eri. Che c'è il mitico Diamond oggi con noi. So che ci sei affezionato, quindi ogni volta che ci sei tu, ogni volta che c'è Diamond ci sei tu. Non so, ogni volta che passa Diamond ci sempre Tazza, è una roba incredibile. Dico, non ti stavo dicendo. Il fatto che fai provare a fare dimmi? Ma comunque un Call of Duty o un gioco simile, personalmente, se io fossi un professore di storia, Call of Duty è un po' traumatico, ragazzi, però Call of Duty è veramente troppo duro. provatevi ad esempio Valiant Earth, che come grafica è più fumettistica, più cartoon, e però ti insegna, perché là poi ci sono i cose in cui ti tutto. Raffaele è bella. Molta più storia di un Call of Duty. O ad esempio, aspetta, devo dire una cosa a Raffaele. Lo sai, Raffaele, che quest'anno che farò Persona 4 Golden sentirai Velvet un sacco di volte, sentirai il suono, sentirai proprio nel gioco, proprio viene da lì, cioè viene da lì in persona. Interessante, ma sempre su PS5, Jack. PS5, certo che PS5, sì. Io penso che la Terra è triangolare, dice Tazzo, perché no, triangolino che, come diceva Elio, a noi ci esalta, citazione alla canzone di Elio Le Storie Tese, dice il triangolino non ci esalta. Un'altra cosa, ad esempio, vuoi che ne so, dico, vuoi un ragazzino, sei un bambino, la cosa sportiva, ma mandalo su una pista d'atletica e fallo allenare, che ti fai di fare un videogioco. Massimo ho dormito bene. Sono che nuovi. Ma io ragazzi, io sono una persona che è molto empatica, e quindi io penso che se vuoi un ragazzino mi dice io voglio imparare gli sport, tu lo mandi a correre da mattina dalle 8 del mattino alle 7 di sera, gli fai fare di tutto, baseball, pugilato contro i pugili veri. Mamma mia. Dico, a parte questo, io ad esempio, se io fossi un professore e un mio alunno mi dice, guarda professore, io vorrei portare questo argomento qui, però non so come. Da quando in scuola abbiamo il diritto di portare noi argomenti? Da quando gli studenti hanno il diritto? No, vabbè, alla scuola media io mi sono portato gli argomenti che piacevano. Davvero? Si poteva fare? Non ricordavo che si potesse. Alla scuola media sì. Tu andavi lì, oggi si parla di questo. Anzi, ti faccio ridere. Quasi tutti avevamo portato la seconda. Banale come scelta, però è importante perché poi si imparano tante cose. Jack fa la maratona di New York senza abiti. Ecco, io stavo dicendo appunto prima che stavo ammirando, che parlavamo, lì ho citato Adamo ed Eva, ho detto cavolo, lì si viveva vestiti bene. Ho detto, non avrei disprezzato Eva. Jack, cosa stavo dicendo?
se per caso un mio alunno mi dice io vorrei portare questo argomento, lei che mi può considerare, io gli dico tranquillamente, guarda, per spiegarlo al meglio, non fare come i tuoi compagni che faranno così. Non ti però poi gli dico, fai anche un'altra cosa. Hai per caso qualche videogioco che parla di questo argomento? Se lui mi dice sì, ci dico, guarda, portalo, mostri agli altri professore di artistica e gli fai vedere Assassin's Creed con Leonardo che flirta con allora, in realtà no. Per cosa lo sai che consiglierei fosse un professore di artistica? quello francese, vero? Quello dove devi fare il pittore francese, Starvin Artist. Dico, c'era con Righello, vedi con Righello si imparano tante cose. C'era come si chiama? Un videogioco di Van Gogh in prima persona, che quello era bello. Io ho visto qualche screen, era bello. Però io direi più di fare stile avventura, per fargli capire anche meglio Ho scritto un messaggio, non mi compare in chat. What ma Jack, tu il fatto dello sport, vabbè che tu gli dici al ragazzino guarda, porta comunque una commedia, meglio del Baba, dai. Però se ad esempio lui mi dice guarda che ne so, voglio portare l'argomentazione sul ciclismo, tranquillamente, che gli puoi consigliare, manageriale. E io gli direi, pigliati sta bicicletta e vai, scalati le montagne. Gli dico, guarda, siccome so che tu sei bravo con queste cose, fai così. Poi spiega un poco anche il professore argomentante e tutto, e tu tranquillamente guarda come i ragazzini iniziano a mettersi in impegno. Sì, l'Iom è utopia, la scuola italiana non funziona così, non funzionerà mai così, perché purtroppo noi sono tradizionalisti, cioè queste cose le fanno, ma la cosa bella, in America nelle università, non prima. No, in America nell'università, cioè in tutto il mondo fanno sta cosa. Sì, ma l'università in Italia non è scuola. Qui in Italia siamo ora ai tempi del vabbè, è vera sta cosa. Poi dicono e di recente vogliono dire ma la scuola italiana è la migliore. No, non lo è, perché sì che che sei ignorante in inglese. Quando mai? Che c'hai i ragazzi all'università che porca miseria entrano in depressione. Tocca a me. Perché i professori appena loro provano a portare un'argomentazione, ma non puoi, ma non è vero, non esiste, non esiste, tu non puoi portare nessun argomento, è tutto deciso, quindi soltanto ti fai il tuo curriculum, ti vengono a dire, hai una libera scelta per 2 argomenti di tutto il corso, non ti permettere mai più sì. Vabbè, io mi ricordo che una prof si incazzò con me perché io avevo detto che io credo in Dio, ma allora sei ignorante. Ma che cavolo, ho il mio diritto di credere in qualcosa, ho il mio diritto di credere. Ma assolutamente. Non ho detto che lei sbaglia, ma è ovvio. E io insegno le robe con le logiche, quindi è ovvio che sono arrivato alla conclusione, perché è matematica. No, la matematica ci dice che è un universo che se ci fosse anche solo una virgola fuori posto sarebbe collassato tutto, se non fosse tutto perfetto l'universo. No, ma poi certa gente si sente superiore. Si sentiva superiore, invece ci trattava dall'alto in basso. Cioè, ad esempio, ti faccio un esempio, Jake. Se un giorno un professore di religione ti dicesse guarda, faccio un esempio, per gli esami che argomento vuoi portare di religione, tu ci dici questo qui, però gli dici professore lo vorrei portare in un modo che se per lei va bene rappresenta facendo un esempio io ci dico guarda, io sento il professore, vabbè, comunque nel rispetto va. Lui mi fa sì, tranquillo. Secondo te che cosa porterebbe? Io ci direi sì, vabbè, mica ora
Dico, al massimo, sai. Questo è il lanciarazzi. No, vabbè, quello è troppo. Quello è troppo, sì. Quello è troppo. Porterei giochi come ad esempio Black and White, Outlast 2, vero? Outlast 2. O se no, Far Cry 5. Ma lo sai, allora, lo sai No, che beh, sono estremi, sono estremi. No, soprattutto Outlast 2, se tu poi vuoi portare l'argomento sul lato, sai, dici c'è anche il lato negativo. Ma non vogliono che ne parli, il problema è quello, non te lo lasciano dire, non vogliono che ne parli. Non vogliono. È tutto per dire, ma devi far finta che non esiste. Oh, ragazzi, è così. Io personalmente, se mio alunno mi dice, guardi. Ma poi secondo me è una cosa inutile, perché già c'è il catechismo. Cioè c'è il catechismo che tu vai e impari le cose, perché la religione deve essere una copia e incolla del catechismo? Non ha senso. Se lo fai già se ti interessa, lo fai già, ma non ha senso, lo fai a scuola, no? Insegna le religioni, racconta le curiosità, ma perché non fai conoscere come la pensavano gli indù del passato, 5.000 anni fa? E non dico che sia giusto, anzi al massimo poi gli puoi dire io non sono d'accordo, se non sei d'accordo, però perché non lo dici? Perché non devi solo far vedere il nostro mondo limitato e non il mondo vero delle religioni, che è affascinante. Ci sono tantissime religioni che sono passate, o come funzionavano in Egitto, nell'antico Egitto. Sarebbe stato bello, quella sarebbe una cosa utile, perché tu capisci come si è evoluto il pensiero. Che sto dicendo? Secondo me, se loro ad esempio portassero, c'è un mio alunno che dice, guarda, per portare Age of Mythology per spiegare meglio la religione, io sarei più... Sarei felice anch'io, ma non funziona così. Perché porca miseria è perfetta come cosa. O ad esempio, se proprio vogliamo andare sul piano... Dio, tu hai ragione, ma è fantascienza, nel senso non succederà mai che una scuola permetta una cosa simile, perché loro devono aderire a un programma e se sgarrano quel programma lì sono cavoli amari anche per loro, rischiano il posto. Perché funziona così la scuola, il professore ha un programma che deve portare specifici argomenti, ma loro hanno, non dico un giuramento, ma loro hanno un patto che devono seguire quel programma lì. E il programma lì non c'è scritto porta Age of Mythology, al massimo no. Io sto dicendo come... Ho capito, ma ripeto, è impossibile, è fantascienza. Ripeto. Jack, ma spara i barili. Piuttosto che sparare a quello, spara i barili. Lui che esplode. Ma a me non lo danneggi. Speriamo. Sei i barili sotto i piedi, spara i barili sotto i piedi. Ma non è lì lui. Cioè, ad esempio, un'altra cosa che mi piace. Per carità mi piacerebbe se fosse così. Come ho detto, se vogliamo proprio portarlo sul piano un poco più divino, Black and White è perfetto come gioco. Meglio di quello per parlare del fatto divino, o al massimo Spore, ma Spore più no, sul lato scientifico. Però se tu ad esempio porti come gioco ad esempio Black and White, cavolo, quello è perfetto, perché lì proprio ti metti dei parti di una città che... Ma guarda che per alcuni professori potrebbe essere considerato blasfemo. Non lo è, perché è tutto inventato. Non lo è per niente. Però il fatto, sai, tu dici comunque tu lo sai che io prima o poi vorrei portare i Shin Megami Tensei, la serie di Shin Megami Tensei, perché? Perché tratta di argomenti che ti piacerebbero. Dico, per rappresentare cose, dire qual è il modo migliore per parlare di un argomento come Dio o come le divinità, se non proprio nei panni della suddetta divinità. Inoltre ricordati una cosa, che in alcune religioni è vietato severamente imitare l'immagine divina, cioè, capisci? Quindi se un gioco tu interpreti un ruolo divino è la più grande blasfemia e per tante religioni, non una o due, ma un sacco. Ma io quello, anche alcune cristiani. Io sono a favore. Sono a favore. Se tu come professore di religione ti capita che un giorno un tuo alunno, guardi, io vorrei portare questo argomento con questa
questo gioco per fare come You okay? esempio. Io personalmente sarei anche il primo a I think so. dire I blacked out. guarda, per me va bene, basta che sai, dici, non vai a insultare determinato da o vai a fare determinata cosa, per me va bene, anzi gli direi guarda, se prima le cose mi mostri un attimo, che ne so, quello che tu vuoi portare, ti posso anche dare qualche consiglio. Sì, tu immaginati un professore che ti dice guarda, prova a fare questa scelta, vediamo cosa succede. Prova, che ne so, a fare quest'altra scelta. Cavolo, che scelte chiederai di fare io in certi giochi? Guarda, cavolo, premiamo quel pulsante rosso. No, ma professore, potrebbe essere una scelta immorale. Premi quel cavolo di pulsante rosso e fa saltare una galassia. Cavolo, okay. io sarei uno dei primi. Io sarei dei primi. Guarda, per me tu sei già promosso. Io sono promosso, sì. La mia idea è lasciamo esplodere tutto nei giochi. No, io gli direi, guarda, personalmente, per me sei già promosso, perché cavolo... Vabbè, ma comunque alla fine quelle materie lì sono considerate materie materasso perché servono ad alzarti il voto. Purtroppo non c'è neanche uno stimolo, perché sono quelle materie che ti servono ad alzarti il voto. Ed è un peccato perché non dovrebbe essere. Quindi siamo arrivati. Bene. Ok, quindi ora sono tornato da Normandy, che bello! Sono tornato da Normandy. Dove andiamo adesso di bello? Devo di nuovo tornare in quel posto là? Ragazzi, è lunga sto DLC, è lunghissimo sto DLC. La mia è una battaglia contro il tempo per cercare di finire in tempo il DLC, ma non ce la faremo, perderò la battaglia contro il tempo perché abbiamo perso quel tempo là all'inizio. Ad esempio un altro che mi viene in mente come le fatto della storia, sai, la prima cosa che dovrei a dire, porta le guerre napoleoniche. Ma cavolo, ti vai a fare un Total War. Napoleon ti spiega perfettamente. Ma secondo me è bello perché ti insegna un sacco di roba. Vabbè, ma io sono d'accordo. Ma lì io sono sempre pensato che a livello di certi videogiochi come storie ti possono interessare. Infatti, guarda, esiste una modalità in alcuni Assassin's Creed che ti fanno visitare quell'epoca. Il problema è che in Italia non useranno mai in una scuola quella cavolo di modalità educativa. Ed è un peccato perché una volta uscivano i videogiochi, ti ricordi che uscivano i videogiochi istruttivi, tipo quelli, ma si perde, quelli non proprio in Italia, usciva della roba fatta non so se guarda, ti posso tranquillamente dire cosa, Focus per un periodo. La Focus non è italiana, io parlavo di roba italiana. Lo so. Ma no, ha fatto mi sembra qualche cosa italiana anche. Vabbè, però Romana, ripeto, diciamo Pax che Pax Romana è stata fatta da cosa? Da come si chiama? Dalla Focus Games. Cioè, già lì è ottima come cosa. Ecco. E rappresenti comunque cose. Allora, fermi tutti. Ho trovato la collana De Agostini PC Games Collection. Voglio vedere che cavolo c'è dentro. Sono curiosissimo di vedere se è roba educativa o meno. No, purtroppo no. Speravo fosse roba. È strano, la De Agostini di solito è roba educativa. Vabbè. Vediamoci la scena. Collana ragazzi. De Agostini, com'è che. E lo faccio vedere dopo, ho promesso. Tanto fammi finire la scena. Sta piangendo Anne, questa qui è la figlia, quella che quando disegnava gli scarabocchi. Come stai? Cos'è, una potenziale romance con la signorina? Ci può stare? Porca mia. Ragazzi, ogni DLC ti può aggiungere un altro bacino, dai, ci sta. Mio padre è che non è per male, ma ti stai dicendo che ma la voglio bene, dai, poverino, ha perso suo padre, bisogna essere consolato. Deve essere consolata, ma io ho perso tante persone, ho visto morire Samara e le sue figlie per colpa mia. Tolgo il disturbo. Samara ragazzi, disturbo. Cosa? No, dico meglio togliere il disturbo. Oh, meglio.
Ma per cosa? Ah no, là. Raffaele, Sta, sono felice di averti qua con noi. No, mi riferivo a questa scena. Ah, sì, esatto, era la scelta migliore secondo me. Non volevo disturbarlo. Suo padre era un grande uomo, un pioniere. Guarda, già la insidia nemmeno. Era un pio suo padre. Pio uomo. Oh, comunque la comandante Shepard, mamma io la mia, quanto è adoro. bella. Ma è buono e bello. Sì, hai ragione, proprio nel vero senso della parola. Mamma mia. E poi questa è proprio quella di default del gioco, non è che l'ho modificata io, è proprio così nel gioco, la versione femminile. Maschio, il classico duro e crudo, ma femmina è incredibile veramente. No, ma è troppo bella. E la scorsa volta abbiamo avuto solo tu puoi riuscirci. Dico, no, non voglio sfogare la sua rabbia, voglio convincerla a usare il cuore, non a usare la rabbia. Devo aiutarla a trovare la via giusta nella vita. Già. Era controllata dal Leviatano. Sentiva freddo e buio. Non vedo l'ora che finisce la scena per farvi vedere la collana di Agostini che volevo far vedere io, così, visto che può essere utile. Nel caso Jack sei interessante, se c'è qualcosa di interessante. Ma certamente troveremo qualcosa di mandi. Allora, è su su Amazon, su aspetta che ho visto un messaggio, cioè, io sono prova di blasfemia, guarda, mi sa che siamo in due, Manier, io sarei veramente del tipo, ok ragazzi, ma qui cambiamo. Io sono blocco di blasfemia. Guarda. Perché veramente... Aspetta. Ma l'hai visto su Amazon o su eBay? Ma no, ma nessuna delle cose, ho cercato io. Guarda, faccio vedere, si chiamava PC Games Leader di Agostini. Guarda la live, se ti funziona. Come hai detto tu, Jack, la di Agostini ne faceva di cose educative. Sì. Floppy disk. Non ci girano, nel mio PC non c'era neanche il lettore disc. Floppy. Vabbè, Pinball Dream, vediamo, c'era Crazy Cars 3. Io speravo fosse roba educativa. Crazy Cars 3. The Humans. Questo qui potrebbe essere educativo. Jurassic Levels anche. Wow. Commodore PC Amiga. Mamma mia, ma quanta roba vecchia sta roba. No, in realtà no, perché cioè del 92, ma non ho pubblicato nel 95, quindi ci sta ancora. Pro Tennis Tour 2, vabbè, questo insegna il tennis. Tornado, un velivolo Tornado Strike. Carini. Fire and Ice, questo l'ho già sentito sto gioco. Ah sì, è quello col pupazzetto, no? Pinball Dreams è bellissimo, è uno dei migliori giochi di pinball, ma infatti l'avevo giocato io. Dovremmo vedere se su... Ce l'avevo su Amiga questo, Pinball Dreams. Magic Pockets, Bitmap Kid, Shadow Wars. Vuoi che ti mando il link in privato lì? Io te lo mando. Manchester United Europe, wow, bellissimo, il gestionale del Manchester United, questo era pazzesco. Project X. Se tu me lo vuoi mandare, io poi vedo se ritrovo su cosa. Sì, ma secondo me ma alcuni sono strafamosi. Alcuni sono strafamosi, li trovi per forza. Se ci sono, Simon the Sorcerer è uno dei giochi più famosi, punta e clicca. Ma Simon the Sorcerer era bellissimo. Simon the Sorcerer c'è anche su Maya Bank. Però non devi trovare il modo perché mi sembra che abbia il codice d'accesso. Rally Championship. Heimdall 2, poi abbiamo Sabor Team. Dio ti prego fammi finire. International Sensible Soccer, grande quel gioco. Che bello quel gioco di calcio. Raffaele l'avrà giocato sicuramente. Sensible. Ma era per PS1? No, PC. Sì, ma c'era anche per PS1, c'era una versione, ma quello PC era quello là leggendario, quello del 95. Sì, comunque c'era anche su PS1. Titan. Poi abbiamo Alien Breed. Ultimate Body Blows, questi si picchiano, oh, che bello. Soccer Kid, me lo ricordo, era difficile. Era difficilissimo sto gioco. Comunque devo tenerlo a mente questo gioco. Come hai detto che si chiama, Jack? Sensible Soccer, International Sensible Soccer. Lo scrivo in chat, guarda. Ok. Vabbè, lo scrivo. No. Alien Breed. Poi abbiamo Soccer Kid. Fire and Forget 2, Super Frog, bellissimo Super Frog, uno dei miei platform preferiti di sempre per Amiga. Aveva una musica pazzesca. Corporation, che non è la federazione, non è quella di Vince McMahon, però faccio vedere, scrivo il nome, come l'ho scritto? Ho sbagliato. International Superstar
No, Sensible, no, Superstar. Eccolo là, ISS Pro, Sensible. So, che veramente l'ho giocato tante volte che mi esce dalla testa chiamarlo con quel nome. Vabbè, che devo fare qui dentro? Siamo tornati di nuovo in questo pianeta per indagare. Parliamo con Anne. Cara Anne. Tuo padre aveva un frammento di razziatore. Tuo padre era un maiale. No, poverino, è anche morto. Poverino, è anche morto. Io stavo pensando delle cose brutte. Stavo pensando, ma lei cosa se ne fa del frammento di razziatore di suo padre? Dico, magari perché per il fatto di cosa? Di come si chiama? Come si chiama? I wrote my dissertation on them. My father thought it was a waste of time, but now Di Harry it might Potter. actually help us understand Leviathan. Sì, è vero, è una citazione, è vero. Tuo padre era un maiale. Sì, è famosa sta There's battuta. really no such thing. At short range, the Queen uses pheromones to give orders. At long range, she uses an organic kind of quantum entanglement communicator. Whatever Leviathan does must be similar, entangling particles to stimulate neural activity. It uses the Stimoli neurali. Mamma mia, mi stavo già facendo pensare a esperimenti scientifici che posso fare con lei. Lola. Molto utile. Need a hand? Ma a Ma che ci fa proposito, James? Jack, Dimmi. Heard you're closing in on the ma Reaper solo camp. una curiosità, ma tu insomma non le fai più insomma le live con i retro game? Oh tipo sì, con le sì, tue- no, le voglio fare, voglio finire solo quello che... Voglio finire, questa è roba del 2025, voglio finirli, appena finisco, sì, assolutamente. vabbè. Tranquillo Raffaele, c'è un po' di giochi di calcio da portare, assolutamente. Promesso, Vabbè. e anche wrestling, che c'è Lio che vuole vedermi sul wrestling, allora ci spacco qualche sedia sulla schiena, sul personaggio, che era un personaggio, ci spacco schede sulla schiena. Lo faccio prendere con Tori Wilson. Spacco la schiena sulla schiena. Spacco la schiena sulla schiena è bellissimo. Sì, esatto. Comunque vai tranquillo, Jack. Faremo Leo the Wolf contro Tori Wilson. Vediamo chi vince. Ma tutte No, comunque a proposito del wrestling voglio soltanto dire una cosa. Sì, dici. Non è più insomma quello Non è quello di una volta. dei tempi di John sì. Cena, di Big Show. Vero. E John Cena è ritirato. Sì, oramai quei tempi non esistono più e non torneranno più. Purtroppo è vero, guarda. Troppo che potrebbe funzionare. Like it, but we're out of options. Perché ho paura che anche questa, il cliché che questa qui fa una missione rischiosa e poi si sacrifica per la missione. Ma perché? L'abbiamo visto 300.000 volte in questa serie. Sono stato mezz'ora col microfono che non mi funzionava, bene. Infatti, non ti sentivo. Ecco. Non ti sentivamo più. No, perché allora, volevo dirvi che stavo per andare via perché dovevo andare a salutare un amico, dovevo dargli una cosa. Va bene, dagli pure quello che serve. Non preoccupati, ti ringrazio per la compagnia. Ciao Diamond, buona Prego. Ciao ragazzi, ciao. Ciao Diamond. Ciao. 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 I'm gonna be right here. Ok. Plot twist Siamo era... rimasti solo noi tre Ti immagini il plot ragazzi. twist? Va da fumettino a dargli due ceffoni. Ti immagini? Shield is- Fumettino, ciao. E lui diventa No, rimasto. Jack, non lo nominiamo che sennò quello Ma non c'è, è impegnato. Esatto. Purtroppo, vorrei che ci No, fosse con noi, gli voglio un sacco di bene, però non No, c'è. ma io sono d'accordo con Leo, è meglio evitare ragazzi. Meglio evitare. Ma certo, sono d'accordo anch'io. che sennò ci spunta come un umba Però lumba. sappiate che io voglio un sacco di bene a Cometino, è quello che intendo io. Oh no, è entrato il Leviatano nella mente di lei. Cazzo, la signora qui è Chiamate l'esorcista. La facciamo esorcizzare da Padre Sonic che dice Gotta go faster e corri più veloce. Sonic. Grande Sonic. Mamma mia. Grande Sonic. Sì, vabbè, ma sta voce è spaventosissima. C'è un vocione buono. Sembra i sound di Chloe che c'ho io sul canale. Pure era un bel gioco Sonic, quello per la PS1. Mamma mia. Esisteva un Sonic PS1? Sapevo O che forse era per PS2, forse mi sono confuso. Ah Jack. sì, PS2 sì, ci è arrivato a... PS2, sì, mi sono confuso. Allora mi era sono Sonic confuso. Adventure, ok, Sonic Adventure.
Perché purtroppo prima avevano la loro console, poi hanno chiuso e hanno portato Play. Mamma mia. Nintendo, hanno fatto una collaborazione stretta con Nintendo incredibile, veramente. Vedere due rivali come Sonic e Mario fare le Olimpiadi insieme. A proposito, permettetemi, come sempre, da buon italiano. A proposito di Mario, anzi di Super Mario. Adesso vedo spesso, insomma, questa pubblicità, diciamo così, di questo gioco che non lo so perché, ma lo trovo interessante. C'è un nuovo gioco di Mario, ma non guarda se c'è un nuovo gioco di Mario. Sì. Allora, questo gioco si chiama Mario Tennis Fever. Che bello! Sì, pensa che purtroppo sono relegati alla Switch 2. Purtroppo sono giochi esclusivi. Lo so. Ma perché loro, a differenza della Play, che per fortuna continua a produrre roba per PS4 per anni, loro appena esce una console smettono, se ne sbattono altamente della console precedente. È la cosa brutta, perché se uno dice mi piglio la Switch, ma poi tutta la roba nuova non ti puoi più beccare. Guarda, è carino, guarda, c'è Waluigi versione Chibi, carino però Waluigi Chibi, no? Per esempio un altro gioco che avrei voluto mi andava bene pure su PS4, ma PS5 meglio ancora. Quale? Sarebbe Animal Crossing. Allora, tu mi stai vedendo un attimo, anch'io avrei voluto, tu mi stai vedendo un attimo la mia live? Volevo farti vedere che io ho preso il gioco di One Piece, magari non conosci come serie, ma ti faccio vedere un'immagine. Se secondo te la qualità di Nico Robin è valida, guarda, decidi tu. Raffaele, va bene. A te l'onore di giudicare, io l'ho messa. Se secondo te... Oh, guarda Jack, veramente mi piace. Oh, bene, promozione di Raffaele per Nico Robin, mi fa piacere, guarda. Sì, approvo assolutamente. Anch'io approvo, anche cavolo, approvo anch'io, sì, assolutamente, infatti ho detto cavolo. Sì, va benissimo. Cioè, questo è il gameplay che interessa a me, che siano fatti bene i personaggi, che cavolo, se non mi fai bene lei vuol dire che il gioco è fallito, ma allora, qui è buggato, qui c'è un bug, mi si parla con Ali. Si sono incastrati i personaggi, ragazzi, che cavolo è successo? Oh, che paura. C'è un comunque volevo dire che Animal Crossing, cioè lo sto vedendo insomma in diversi video e le live. Ma è bellissimo Animal Crossing. Mi dispiace che io non ho mai avuto uno, guarda, potevo prenderlo per 3DS ma non avevo gli amici con cui giocare. Sembra una roba triste, ed è triste in effetti, però è veramente triste. No, aspetta, comunque prima ho sentito Jack un attimo. Prima ho sentito Raffaele che diceva che... Non ti ho sentito, non ci sentiamo, Lio. Stai andando a scatti, scusami. Chiedo scusa, ma... Ho detto... No. Ho detto... che prima ho sentito Raffaele dire che gli sarebbe piaciuto su PC, giusto? Sì? Quindi? Se vuoi gli posso consigliare un gioco che io tempo più per il gioco. Si ragazzi, chiama Occo Life. Adesso lo scrivo. Sì. Ma perché non ha nome? Ok. Si è buggato questo gioco qui, Raffaele. Sì. Occo Life si chiama. Praticamente è come Animal Crossing, però tutti credi il tuo personaggio arriva in questa cittadina. Non è brutto. Con gli animaletti e tutto. Carino. E però diversamente da Animal Crossing, che c'è più lo sguardo dall'alto. Te lo fa più cioè puoi zoomare. I Final Fantasy, allora il 14 no, Leonardo, però altri ci sono. Certo, Final Fantasy è una serie che c'è ovunque ormai, per fortuna, una cosa buona. Ma quindi questo gioco Occo Life è per PC o c'è anche per PlayStation? C'è per PC, mi sembra anche PlayStation devo vedere io se c'è, vado subito a vedere se probabilmente perché c'è. Ragazzi, allora io solo una cosa vi voglio dire. Allora è che purtroppo per quanto riguarda i giochi su PC, allora io non mi trovo a giocare con mouse e tastiera. Ma io uso, sai che puoi usare il controller della PS4 su PC?
Veramente? Certo, lo attacchi col cavo e ti riconosce tutto se usi Steam. E mi riconosce? Certo, io uso quello della PS4, anche gli emulatori gioco. Occo Life PS4, 20 euro, sì, un po'. Sì, come prezzo, capito. Ho capito, non è. Allora, fammi vedere. Ci penserò, guarda. Penserò. Intanto vado a cercare il Leviatano. Poi. Oh no! Devo cercarlo su 3 posti diversi. Vabbè, a questo punto me ne cerco tutti. Da qualche parte sarà, Proviamo. Le provo tutte, ragazzi. Partiamo da qua. E cerchiamo le risorse intanto. Bisogna tentarle tutte. Per forza. Non c'è altra altra scelta. Vediamo se trovo sto pianeta. Così facciamo l'ultima parte. Siamo come dice Leonardo, c'è su Nintendo Final Fantasy X. Wow. Ah, beh, 10 sì, 10, ma 10 c'è anche qua, 10. E mi chiedo se magari c'è anche su PS5, magari. Ma certo che c'è. Allora, ti devo dire una bellissima notizia. Su PS5, PS4, PS5, ma soprattutto PS5, tu trovi tutti, ma dico tutti, i Final Fantasy principali dall'1 al 16 tranne il 13, ma il 13 si vocifera che faranno una collection con 3 giochi in uno. Guarda, faccio di dama, l'intera serie recuperabile su PlayStation, ragazzi, massimo rispetto. È una roba che una volta era impossibile, che dovevi andare un po' qua, un po' là, che alcune robe erano esclusive Nintendo, altre robe erano esclusive qua, e non si trovava mai nulla. Adesso c'è veramente di tutto. Io vi porterò ovviamente ancora Final Fantasy VII Remake, così rivediamo Tifa, che ha bisogno di mettersi in gioco, e Tifa è un po' un simbolo del canale, lo adoro tantissimo Tifa, quindi insomma ci sarà sicuramente. E la rivedremo presto. Però vorrei comunque prima fare un po' di retro gaming, anche perché mi manca anche a me, onestamente. Anch'io, amando il retro gaming, voglio fare retro gaming, giustamente. Ciao Raffaele, la penso come te, poi Tony me lo dice sempre, ma io lo voglio comunque fare anch'io. Ho detto, però poi finisco questi giochi che siamo a buon punto. La buona notizia è che siamo a buon punto, siamo veramente a buon punto. Domani finisce Tomb Raider e abbiamo già finito la storia. Devo fare solo la casa di Lara, sarà un livellone pesante, però domani facciamo la casa di Lara e poi ci sarà ancora da fare questo. Speriamo che ci sia. Allora deve essere un livello veramente duro. Sì, perché è un labirinto, sono sempre labirinti, sono i livelli più difficili. Domani grazie Leonardo. E poi stiamo finendo Mass Effect. Io penso che sulla 50ina di puntate, o siamo alla 48 oggi, per me entro 4 puntate finiamo il gioco. Credo, poi non ne sono sicuro, perché oggi dovevo finire il DLC e non ce l'ho fatta, vabbè. Lo sapevo che comunque nel frattempo parlando si sono fatte le 18:37 minuti. Cavolo, come vola il tempo, io che sono qui che cerco di finire una cosa. Allora facciamo. No, non è che vola il tempo, Jack, corre, vero, non vola. Sì. Andiamo a sistemare, andiamo a salvare un'altra galassia. Non hai nemmeno il tempo di prepararti, organizzarti, cioè il tempo deve per forza correre. Mamma mia. Ma no, ma veramente scorre tantissimo. Io penso, cavolo, voglio finire un DLC oggi. 2 ore e dobbiamo ancora fare l'intera ultima zona del DLC, che non sarà sicuramente breve. Ultima zona. Allora sarà lunga. Sarà l'ultima parte, così il gran finale. Io sono contento. Ok. Sono chiaramente contento se si può fare questa cosa. Beh, comunque prima o poi, adesso ovviamente con calma quando si potrà, ma io devo pensare pure a comprarmi la Switch 2 e Animal Crossing, ne ho troppa voglia. Mamma mia. Se capiterà mai un giorno di averla anch'io, ci giochiamo insieme, ci mandiamo l'amicizia sul gioco, così poi possiamo visitarci le nostre isole. Speriamo. E come no? Speriamo che sia possibile. E poi un altro gioco che pure mi farò sarà questo Mario Tennis Fever. Ma Mario Tennis è bello, è una scelta da veri signori, Raffaele, da veri signori secondo me. Hai superato un grande Leonardo, complimenti. Oggi come Tino è là che va a fare la vendemmia su GTA San Andreas. Io invece sono ottavo e c'è Asigno prima di me. Ma dai, ci arrivi, scrivi.
Comunque Raffaele, l'importante è ridere e scherzare insieme, comunque vogliamo bene a lei. No. Non è un problema questo. Sì. Allora. Bene, si sta schiantando tutto, poi è bello perché c'è. Ma c'è il mare come della Stofasi, ieri c'era il mare mosso. Come? Che poi ripeto, il Last of Us anche quello sta finendo. E il mio amico ieri, Bombaba, mi ha detto: ma sai se ci fai una live serale? Però il problema è che la sera scrivo, vado avanti con il mio romanzo perché adesso sono a buon punto. Ieri ho finito l'atto 5, manca solo l'atto 6, è lunghissimo, sono 5 capitoli grossi, perciò sarà lunga, però almeno sento di essere alla fase finale e di concludere la storia, mi emoziona. Tu sei il Torino, Leonardo, vedi, il Torino ieri ha perso, ma ha perso con onore, visto che ha perso 2-1 contro una squadra che per me quest'anno è la più forte d'Italia, senza nulla togliere alle altre, ma l'Inter è spaventosa quanto è forte. Poi pensano che io gufo, ma io lo penso veramente, ragazzi, che l'Inter è forte quest'anno. Però il fatto è anche questo. Vediamo che personaggio allora il fatto è che l'Inter è una squadra veramente completa, cioè non è che ha solo i titolari, ha anche le riserve, insomma ha proprio una squadra completa, cosa che purtroppo non ha il Napoli. Però il Napoli è quella squadra che a cui viene più facile sperare che ce la faccia, perché comunque le squadre con un pubblico veramente passionale e soprattutto quei giocatori che vogliono fare miracoli. Io adoro Conte. Guarda, questo qui è V, il personaggio che ti è uscito, è un poeta, legge Shakespeare. A me, ok. È un personaggio molto particolare, sembra Shakespeare, sembra uno che ti legge Shakespeare. Poi è molto degli animali guida, quindi mi piace come abilità. Gli animali guida sono sempre una cosa bella, affascinante, io li uso nella narrativa. Stasera giocare, io lo so, stasera vediamo cosa fa. Ma bellissima partita stasera. Ma se vince la Juve, ci sarà Inter-Juve o devono fare ancora il sorteggio? Che succede per questo non lo so. Di solito fanno i sorteggi, ma sarebbe bello se ci fosse un tabellone che si sa cosa succede, chi va contro chi. Dovrebbe essere così. Poi guardo da diretta.it. Sono arrivati i Reaper. Queste qui saranno le ultime battaglie del DLC. Anche se non lo finiamo oggi, almeno saremo a buon punto, così possiamo la prossima volta prendiamo la trama e facciamo Horizon, che sarà la terzultima missione del gioco, pensate, la terzultima. Poi abbiamo ancora 2 missioni, finiamo Mass Effect 3. Io l'ho detto, ragazzi, siamo alla fine, dopo oltre 50, faremo circa 50 puntate totali con il comandante Shepard, bellissimo, cioè saluteremo un personaggio con cui abbiamo vissuto tanta avventura, abbiamo salvato pianeti, galassie e abbiamo fatti distruggere altri. Dio sa. Comunque è bellissima lei, mamma mia. Non sento più Leo, non vorrei che avesse avuto problemi. No, sto qui. Ho paura, pensavo avesse avuto problemi. Ho finito ora di... Adesso stavo vedendo una cosa. Comunque Leonardo, devo dire la verità, non ha tutti i torti, perché è vero, Napoli è veramente sfortunata. Sì. Quando si parla del male ai giocatori sembra... E quindi qua per la risalita del Napoli ci vuole la mano di uno solo, cioè San Gennaro. San Gennaro è stato protettore di Napoli. Il Milano c'è Sant'Ambrogio. Sant'Ambrogio, però devo dire, leggendo la sua storia, era un bel personaggio, un vero difensore della fede, riuscì a salvare. Veramente mi piaceva, cioè San Gennaro era un bel personaggio, veramente. No, c'è come Sant'Ambrogio, il vescovo di Milano. Veramente un gran personaggio pure della storia. Certo. Pensavo che stavi parlando di quel santo. No, parlavo del santo di Milano. Del santo quello lì. Non era uno che faceva miracoli, era uno che semplicemente usava la diplomazia per fare cose utili e proteggere la città. Io pensavo che parlavi del santo quello che è stato colpito dalle frecce. No. Quello che una puntata dei Simpson. C'è il non sapevo del santo colpito dalle frecce. Olio banana. Dov'è? Perché appena quella seguito con pollo banana. Visto un pollo banana. Dove sei nascosto che l'ho sentito? Chi? Comitino, perché solo lui lo attaccare. Ma non c'è Comitino.
Cioè, come tira adesso? Comunque, come ti stavo dicendo, Jack, c'era... allora, c'è stato sto santo. Cioè, in realtà avevano mandato Bart in una scuola religiosa. Perché... E a un certo punto, durante la... c'è stato un Frederick che gli ha dato un fumetto. Sai quei fumetti che qualche volta va a venire? Sento scatti, io non capisco quasi una parola su due. Jack? Dimmi, Jack? I fumetti che? I fumetti che qualche volta trovi Sì. E c'era questo qui dove si vedeva sto santo, che era questo santo che ti ho detto io, era famoso. Santo. Che praticamente questo viene dalle frecce, però che fa? Talmente sarà perché si gonfia, queste frecce ripartono dal suo corpo, lui si libera dalle corde e queste frecce vanno a colpire i soldati romani che l'avevano colpito. Per ora non mi ricordo come si chiamava sto santo. Ok, sto facendo fare a Grok una roba un po' al limite del regolamento. Vediamo se... Ma perché gli devi chiedere a Grok queste cose? Porca miseria, poi dici... No, è venuto estremamente bene, cavolo. Non volevo fare una cosa più divertente. Ok, vediamo, perché purtroppo l'aveva fatta troppo seria. Sto cercando di fare una cosa non seria, una roba demenziale. Io ti sento scatti, dici, sentiamo scatti sì. Non è colpa sua, però ragazzi. Ora no. Vabbè, raga, è perché magari il computer... Ah, la connessione, ecco. O il computer? Sì, anche la connessione, comunque sì. Vabbè, la connessione che... Non la capisco, te la mando, ma questa non è offensiva. Non la capisco. Te la mando, dico privato su. Ma non è pure fatta bene, guarda. È pure realistica. Ah, San Sebastiano, ecco come che si chiamava. San Sebastiano, non lo sapevo. Non lo conoscevo. Livello di potenza, che sta succedendo qua? Presa elettrica, no, sempre. Vedi che gli mandano, se c'era il commentino c'è il generatore, ha fatto anche un comando. C'è sempre il generatore di mezzo. Dobbiamo dare potenza, ho capito. Dov'è il prossimo? La nostra amica 40%. Get another power cell, Shepard. We'll hold them off. Vai. Boia! Ho sparato questo fortissimo. C'è l'energetica. Come va Leonardo? Grazie per la compagnia, Leonardo. Tu fra un po' vai a mangiare, vero? Anch'io. Ora che ci penso, devo andare anch'io a mangiare. Certo, Leonardo. Ma c'ho una fame. Ma non mangio nulla di buono. allora mo quasi tra poco pure io, allora mi vado a preparare la cena. Giustissimo. Ho un'altra cella. Stasera mi faccio 2 salsicce. Lo so, sì, certo, almeno mangi bene, lo fai bene. Raffaele, guarda, in vita, come si dice, ne abbiamo una sola, è ovvio che... Infatti, come dico pure io, Jack, veramente, la vita è una sola. Come viene, dai. Goditelo. Esatto. Sì. Perché poi vivi meglio se mangi bene, comunque mangiare bene si vive meglio, non c'è dubbio su questa cosa. Perché poi ti dico una cosa, Jack, io... Ovviamente ho capito che, vabbè, sono un po' grasso. Vabbè, anch'io, vabbè. Però comunque io non posso rinunciare a quelle cose che mi piacciono. Non posso proprio. Io ci provo, io ad esempio sono stato un mese senza bere il tè, a settembre mi pare, però poi mi lo voglio. Mi mette io per esempio ho iniziato con la Coca-Cola e non riesco proprio a farne a meno. Buona la Coca-Cola, io l'adoro anch'io, guarda, anch'io. Penso che la bevo solo una volta al mese quando mangio la pizza, cioè una volta al mese. Fra l'altro sarà questo sabato il mio giorno della pizza, pensate. Sarò felice che finalmente... Vabbè, ma quello è un classico, Jack, veramente la pizza so, con la però devo mangiarla, non ce la faccio più, aspettare, cavolo, vediamo il sabato con questa pizza. Cosa succede qua?
E anch'io comunque sono pazzo per la pizza. Te lo dico proprio, Jack. Sì. Pazzo per la pizza suona proprio bene, ragazzi. Ciao Xinkai, siamo pazzi per la pizza, Xinkai. Eccolo trovato! Eccolo fatto! Dio l'ha fatta! Dio l'ha fatta! Guarda le nuove immagini, te la mando, cancello l'altra. L'ha fatta. Padre Pio Pio. L'ho mandato. Ciao. Io ho paura di vedere quello che mi manda. Dai, non è così terribile. Sì, anch'io pazza per la pizza, dice la signora. Grande! Aspetto il sabato per mangiare. Comunque, Xinkai, mamma mia. Siamo finiti. Senza che oggi sono rimasto bloccato mezz'ora per un enigma all'inizio. Io ho detto faccio la live prima, così finiamo Leviathan oggi, che dura 2 ore e 18 minuti. Scusa, Jack, cos'è una trilogia? È la trilogia di Padre Pio, ma guarda sulla mano che cosa c'ha. Sta attento. Nota il dettaglio. Nota il dettaglio di Padre Pio. Comunque ragazzi, voglio fare una domanda a voi, Jack, e Leo, ma anche alla signora in chat. Certo. Allora, qual è la vostra pizza preferita? La diavola. Perché ti spiego, sono stato abituato. È una trilogia. È una trilogia, ma c'è l'uccellino. Pio Pio c'è l'uccellino. Te ne devono dare così tante, Gesù santissimo, ma tanti che io devo diventare vecchio. Ma se sono già mezzo rotto io, sono un vecchio baraccone ormai. Pacifista vabbè, ma aspetta, ti spiego il motivo. Non ha dentro, è l'unica che sei sicuro che non ha dentro. Non sei sicuro, la maggior parte delle volte non ha dentro quella roba che io sono allergico. Comunque il commento della signora mi ha fatto troppo ridere. Guarda, questa dovrebbe andare nelle quote, è troppo bella, la metto. Xinkai, me lo permetti, vero? Xinkai, per favore, non da rovinare, prego. Guarda, abbiamo fatti leggere le quote di ieri, io e Leo siamo andati dentro selvaggi con le quote ieri. Qua 907, qua 906. Xinkai, abbiamo aggiunto anche un po' di rock al canale. No, c'è più spazio nello spazio. Qui è scritto spazio, ma poi lo correggo, spazio nello spazio. C'è più spazio nello spazio. Poi c'è la qua di Leo. Invece la tua pizza preferita qual è, Leo? Leo. Allora, io ne ho avuto un sacco. C'ho avuto la 4 formaggi che mi è piaciuta. Grazie, Leonardo. Vabbè, quella con la capricciosa, se non mi sbaglio. Mamma mia, la mia preferita. Non è questa la qual? Non mi ricordo quale dei due, sempre con le patatine. Poi, vabbè, quella di con le patatine. E adesso da qualche tempo sta succedendo una che con l'ananas liquidissima. Con le scaglie di... Ma quanto è bello questo pianeta, ragazzi? Le scaglie di parmigiano, rucola e pomodorini. È vero, Dio? Sono allergico, ragazzi. Sto male sul sentire. No, che scaglie di parmigiano, i costi del mais, quello lì. Sai il mais al supermercato? Barato. Sì. Ma ananas di Quirizia messo sulla pizza. Un pianeta è bellissimo, la prima volta che vai su. Dai, nessuno ha mai inventato l'ananas di Quirizia. Io una volta mi sono fatto che era capricciosa e 4 formaggi. No, io sto male. C'è metà 4 formaggi e metà capricciosa. Io scusami, ma sono allergico, come parlarmi di veleni, però è una roba che mi uccide, veramente. Mamma mia. E credimi, in Francia mi hanno quasi ucciso. In un ristorante. Ma due balle giganti. Sì, non posso buttarmi giù così tanto, però muoio se quello qui sotto. Cioè. Oh sì, ce la fa? Secondo me muore qua. Allora, invece come dicevo io, allora la mia pizza preferita l'ho già detto che è la capricciosa. Però devo dire anche Raffaele è napoletano, anche lui. Dimmi. Certo, e ne vado fiero, Jack. Anch'io ne fiero, fai bene, orgoglio.
poi mi piacciono pure mais, tonno e cipolle e poi wurstel e patatine. Wurstel e patatine. No. Ma la vorrei mangiare una pizza wurstel e patatine. Chissà se riesco a ordinare da qualche parte. Però il problema è che se tu ordini roba tipo Glovo, non puoi togliergli. Non puoi dirgli non voglio la mozzarella. Che cavolo. Non puoi. È quello il mio problema. Cavolo, io vorrei mangiare una pizza wurstel e patatine. Sarebbe interessante. Calda. Pomodoro. Sì, infatti. Ci starebbe. Tac! È milanese. Tac! Si dice tac. Mamma mia, ma questo qui è il Leviatano? Piccolino, proprio. Occupa mezzo schermo. Hai percorso una strada troppo lunga. Ma che voce già. Hai mai assaggiato i funghi? Beh, certo, i porcini sono i miei preferiti. Però Xinkai è proprio per una ragione di sopravvivenza. Da quando sono diventato allergico, che cavolo avevo 12 anni, credo. La prima mangiavo, poi sono diventato allergico, così. Penso 12, non so se era dopo, forse era 14. Comunque sono diventato proprio allergico. Cioè non è intolleranza, vado proprio KO, veramente. Una volta ero intollerante, adesso sono proprio KO. Siamo solo dei... I tempi cambiano. Ragazzi, l'allergia è una brutta bestia. Infatti avevo trovato un'amica che aveva le stesse mie allergie. Mi sarebbe piaciuto andare a mangiare qualcosa con lei perché aveva le stesse mie allergie. Cioè, era allergica anche lei a quello che sono allergico io. Beh. Anne? What's happening? Your memories can voice to our words. Your nature will be revealed to us. Comunque un giorno ho deciso che voglio assolutamente partecipare a questo gioco. Quale? TV. Quale? Ho solo 3 parole per te. L'eredità. Preparati al peggio. E perché no? Con la cultura potresti fare una buona versione. Sì, ma infatti ci voglio provare, Jack. Vabbè, se sei uno che quando vede domani in TV le capisce, perché no? Fai bene, io ti incoraggio. Jack, che ti stavo dicendo prima sul Siamo al finale, ragazzi. Il macellaio che ha messo il maiale in vetrina. Qua sto leggendo proprio adesso un post Facebook dove si parla di una proposta che porterebbe l'eliminazione della carne di maiale. Ma non ascolta, ragazzi, sono cavolate, non fanno un tubo. Poi dici fidatevi di Jack, non fanno un tubo, promesso, dai. Lo dice il buon Jack. Ragazzi, piuttosto vorrei farvi notare che siamo alla scena clou e abbiamo il Leviatano che sta delirando. Sono nemici dei razziatori, però secondo me ci sarà la scelta se accettare la sua visione o se... Che poi ho la capture card che oggi mi sta dando di matto. Avete visto che mi sta facendo i contorni verdi su questo gioco? Non ho mai avuto problemi con la capture card, ma oggi mi fa i contorni verdi. Vabbè, è una Mass Effect. Ma magari è proprio il gioco in sé che gli fa i contorni verdi, è vero? Io non posso vederlo perché... No, è il gioco, ragazzi. Questa cavolo così via San Andreas. Ciao, Comettino! Che bello vedere! Sei! Su GTA San Andreas ho fatto pirla, raga, perché pensando di essere in un salvataggio che avevo creato per prima, sono andato a salvare l'altro salvataggio su Blue. Ma succede di sbagliarsi, dai. Ho perso qualche... Quando usciamo con le amiche, una di noi non può mangiare qualcosa per qualsiasi motivo, le evitiamo quelle... Ma che bello! A me invece me lo fanno apposta a mangiarmi. Me lo fanno proprio apposta. E quindi ho dovuto rifare la zero, la missione lì, in cui dovevi prendere 6 casse e poi scappare via. Oh, ancora la missione delle casse hai fatto, un'altra volta, mamma mia che... Sì, scappare via e andare in una lì nella specie di Ammunition. Sì. Ammunition sì, ho capito. Quella che ti vendono. Poi adesso è ormai che cerco anche di fare una strana cacchio di missione in cui devi andare a catturare Freddy e massacrarlo perché... la parola dovresti dire
trattarlo in maniera severa. Esatto, bravo. Legnarlo di mazzate. Non usare mai quella parola. No, prendilo a fucilate, Carmelo. Vabbè, ma non... Sì, ma come non siamo su YouTube, certe parole non si possono dire. E lo dice Lio, legnarlo di mazzate. Si fa per scherzo, ok, però no, la cosa brutta mangiare. No, vabbè, quello non si... lo so, Sinkai e me se ne fregavano, non erano amici, erano compagni di classe. Perché non mi viene ad aiutarmi te su GTA San Andreas, per me l'ho visto che eri così tanto bravo? Ma lui te lo finisce col pensiero, dai. È che troppa potenza poi ti devo fare tutto. È tutta colpa tua. Tu sei responsabile di tutto questo. In specie comparse che è tutta per cosa tua. Ma porca zozza, se non riesco mica a togliere il volume. Un attimino come Tino, aspetta. Siamo al finale della missione. Se lo faccio oggi a finire l'iata. Ragazzi, ce la faccio, non per le 7, ma ce la faccio. Siete contenti? Siete contenti? Ma in che senso stanno facendo una missione con la Jovovic e la gente guarda? Scusatemi, mi muto un attimo perché questa è una scena più. Arrivo subito però. È troppo importante. Siamo al finale, ragazzi. Però sì, Sinkai, anch'io sono d'accordo che è veramente una cosa proprio brutta. Secondo me è proprio ingiusta. Cosa sono 3 leviatani, questa roba. La tua sicurezza è singolare. I've earned it. Out there fighting where you should be. It's clear why the Reapers perceive you as a threat. Your victories are more than a product of chance. Sei il prodotto della fortuna. Quindi combatterete insieme a me? Grazie. Piacere di avere amicizie con gente col vocione così. No! Vabbè, ma voi potete fare quello che volete dire, grazie a tutti. Mi aspettavo queste scene Mass Effect, ma è bellissimo! Ma Sinkai è tutta trama, è molto empatico, la maggior parte delle scene gioca sull'empatia del giocatore, ti fa proprio vivere le scelte che fai. E devo ammettere che qui stiamo praticamente negoziando con un nemico storico delle intere galassie, però che è nemico del nostro nemico. Se si distruggono a vicenda, vinciamo noi! No, a parte gli scherzi, non mi sta così antipatico Leviatano, alla fine ha il suo modo di ragionare. Poi d'altronde abbiamo fatto un DLC perché vogliamo un buon alleato, dai, perché no? Un alleato in più non ci fa mai male, se poi ci dà anche qualcosa di utile, meglio ancora. È finita, sì, siamo proprio al finale, ragazzi, buona notizia. Dobbiamo al finale la missione. Vi chiedo scusa, rimarrò ancora un attimo finché non finiamo la missione. Tanto ci vorrà un attimo. In realtà pensavo sempre quei giochi che fa tanti dialoghi profondi, sì. No, assolutamente. Il 2 per me è bellissimo perché il 2 dipende. L'ultima missione dipende tutta esclusivamente dalle tue scelte fatte, cioè praticamente dal legame che hai con gli altri, ma anche le scelte che fai. Non è spoiler, proprio te lo dice all'inizio, che tutto dipende da te. Infatti il 2 è un capolavoro. Vediamo il 3 che hanno fatto. C'è dentro già integrato il finale esteso, lo vedrò per la prima volta perché nell'originale lo buttava lì il finale. No, è profondissimo, anche poi molto cinematico. Secondo me ti piacerebbe come serie Sinkai. So già che faresti le scelte opposte di quelle che faccio io, cioè faresti la buona, ma io qua lo faccio per fare qualcosa di diverso. Vado a mangiare, grazie Leonardo, finisco la missione, tanto siamo all'ultima scena, dobbiamo solo scappare. Perciò abbiamo finito anche Leviathan. Tanto c'è Eiji con me. C'è un razziatore e l'avvicinamento. Pure quelli ci sono. Questi sono i nostri nemici. E ancora 3 missioni. 3 missioni finiamo il gioco. 3 missioni ma 2 live ce la faremo. Ce la faremo in 2 live, io lo so. Io comunque la prossima la faccio alle 5, cioè non la faccio alle 4:30. Tanto oggi ho perso mezz'ora a fare un enigma che non si capiva niente. Alla fine ho scoperto che mancavano gli elementi dell'enigma. No, ma ti assicuro, Mass Effect è perfetto, veramente. Grazie Leonardo, un abbraccio. Finisco la scena e vado a salutare anche gli altri ragazzi e poi vi saluto tutti. Aspetta un attimo. Quanto manca? 1 minuto 2 alla fine. Povera Shepard. Guarda, ti dico la buona notizia. Sta su PS4 con tutti e 3 insieme. Ciao.
ovviamente con molta calma perché hai tanto i progetti anche tu. Vi lascio un attimo il messaggio di Leonardo. Tanto, non è questo qua. Vi volevo ricordare di lasciare anche un bel like per chi vuole, è un piccolo gesto ma supporta tantissimo, perciò grazie a chiunque lo faccia. E vi ricordo che anche oggi c'è un bel quiz che si trova qui sotto. Se chiudete la chat e scorrete, trovate quiz qui sotto. Scusate, non voglio far vedere la pubblicità che c'è lì sotto, ma ne valsa la pena, sì. C'è il quiz molto molto bello, vi invito a farlo perché è molto molto carino, è complicato anche tra l'altro. È uno di quei quiz più facili di sbagliare che dire giusto, ma tanto chi se ne frega, se si sbaglia non è che il gioco ti insulta, è il gioco. Assolutamente. Ma che siamo? Oh, ammiraglio Hackett nella squadra scientifica. Bene, abbiamo salvato Anne, sono felicissimo. Torno su Discord. Buona notizia. Carmelo, vabbè, sento urlare, io sono molto sensibile ai suoni forti, perciò purtroppo, come sapete, non tengo il volume alto. Sotto pressione, svela un arcano segreto. Antico segreto. Beh, questo era un trofeo di dorato. Ce la fai fatta! Adesso riprovo. Vediamo se è più calma la situazione. Devo urlare così, non mi piace. Sono contrario alle urla forti. Ragazzi, volume, calmi. Che sentivo urlare, mi raccomando. Siamo fra amici. Non urlate. Quello si sta guardando tu. Ma no, veramente il 3 no. Però Andromeda, se c'è la coop sarei felicissimo, Xink. Il 3 è impossibile purtroppo, non c'è nessuna opzione coop. Magari c'era una roba nell'originale PS3, ma tanto poi adesso non c'è più. Banana. E niente, i polli banana. Polli banana, non ci mangiamo. I polli banana di Carmelo, che aspetta, devo sparo subito un pollo banana, lo becco. No. Ok, abbiamo finito. Banana. Ragazzi, la buona notizia è che Anne è viva e l'altra buona notizia è che potenza militare abbiamo raggiunto il massimo. Siamo proprio il top, abbiamo le armate galattiche per sfondare i nemici alla fine del gioco. Siamo avvantaggiati. Ottimo, direi. Sì, dai, mi ha dato solo 20 lei, cavolo, io faccio questa missione pazzesca e mi dai solo 20 di potenza e nulla 20 veramente, cioè, cavolo, mi aspettavo mi dava roba pazzesca, però abbiamo il Leviatano, quindi insomma, mica male. Abbiamo fatto amicizia con un nemico, dai, bene, così che vado d'accordo, se vai d'accordo con i tuoi nemici, insomma, mica male. Quindi fammi capire, adesso c'hai un mostro che ce l'ha con i razziatori dalla mia parte, che abbiamo fatto amicizia. Che prende a pizza i razziatori. Esatto, andiamo d'accordo. Quando si dice citare, quando si dice citare come i cani. No, ragazzi, è una cosa del gioco, se ti fai il DLC ce l'hai dalla tua parte. Però non voglio vedere se poi comparirà o se non ci sarà. Non c'è niente, non ci sono messaggi. Va bene, Leo, a domani. Ma lei mi ha salvata, Grace. Oh, vedi, sono in debito con lei. Vedi che è buono. C'è che siamo non lo so, è tardissimo. Quell'incubo di base, vedi? 7 minuti di ritardo. Vedi, quasi sono le mail che mi piace ricevere, che ti dicono, oh, ma sei proprio una brava persona. Vedi, sono le mail che piacciono a me, che ti dicono, bravo, grazie, mi hai salvato, ti sono debitore. Oh, queste sono le cose belle. Quando la gente ti dice, ti voglio bene, non che ti hai distrutto una galassia 2, chi se ne frega. Galassia 2, ma tu sei vivo, quindi va bene così. E quella è la cosa che va a finire bene. Grazie per il caramel dance. Buone le caramelle. Caramel dance in quella. Comunque sì, ragazzi, ringrazio allora, vediamo chi c'è. Ringraziamo Simo che non c'è più, ringraziamo Diamond che non c'è più, ringraziamo Leo The Wolf. C'era Diamond, sì. Sì, come ti confermo, c'era anche Diamond. Il buon Raffaele che oggi ci ha fatto veramente ridere e scherzare, ha scherzato anche lui con noi. È divertente, guarda. Comunque, vediamo domani se riusciamo a fare quella stramaledetta missione in cui dobbiamo stendere Freddy Krueger, no scherzo, sì, so chi è. GTA, Sì, lo so chi è. Allora comunque io invece domani con Tomb Raider chiuderò. Ciao Xinkai, grazie ancora per il supporto, grazie a Leonardo che è sempre un grande moderatore a cui voglio un sacco di bene. Arrivederci signor. Arrivederci. Ciao.